Buonasera a tutti, siamo su Guerre Spaziali e stasera abbiamo un tema che sta a me molto a cuore, che è quello della scuola, quindi del pianeta scuola. Abbiamo un ospite che già conoscete, che è Adele Caprio, che ci farà la cortesia, poi, siccome conosce meglio gli altri ospiti, di presentarci Martina e Maura. Grazie, prima di tutto, grazie mille Giuseppe di questo invito perché secondo me di scuola non se ne parla mai abbastanza, cosa che è assolutamente illogica se avessimo un minimo di consapevolezza che il modo in cui noi educhiamo i bambini determinerà il futuro del pianeta. Quindi pensa quanto è importante l'educazione e la pedagogia. Ma di questa cosa così passa sempre un po' così in cavalleria. Io, tu lo sai, sono venuta stasera come rappresentante della Libera Università di Nuova Pedagogia e spiegherò dopo che cosa significa, perché è stata creata questa, diciamo, realtà culturale. Ma insomma, ho chiesto di avere anche un insegnante di scuola pubblica e un insegnante di scuola parentale, proprio per far vedere come ci sono tante cose che si potrebbero fare nella nostra vita quotidiana e che bisogna solo scegliere di farle. Ok, questa secondo me è la prima cosa. Quindi presento Martina, che è la rappresentante delle scuole parentali insomma, di questa sera. Ciao a tutti. Sì, magari puoi raccontare dopo, insomma, dove eserciti il tuo meraviglioso lavoro di educatrice. E okay. Maura è un'insegnante che rappresenta le scuole pubbliche. Lei insegna da moltissimi anni nelle scuole pubbliche, però anche lei ha sentito la necessità a un certo punto di fare un percorso di nuova pedagogia per applicarlo nella sua scuola. Quindi non è che tutti quelli che fanno nuova pedagogia poi escono dalla scuola pubblica, tutt'altro. Giuseppe, io penso di aver fatto una presentazione. Io per esempio ti volevo chiedere, e sono molto curiosa, io so che tu sei stato un maestro di strada, se ci puoi raccontare un po' della tua esperienza, perché anche questa è una cosa che non tutti sanno. Che cosa vuol dire essere maestro di strada? Allora, ho lavorato sia in educativa territoriale, vabbè, ho lavorato in comunità, ho lavorato nelle strutture di prima accoglienza, ho lavorato nelle strutture di primo volo, gruppi appartamenti, e l'esperienza invece di educatore di strada è quella più particolare. Non so se avete mai visto Il cielo sopra Berlino, insomma, però quello lì originale, insomma, non quello. È un po' lavorare in strada, soprattutto in una città come Napoli, quartieri come Scampia, Poggioreale, eccetera. Mi ricorda un po', no, il personaggio del film che gira in quei grattacieli in bianco e nero. E io, essendo sociologo, insomma, in quell'esperienza, da cui poi è nato anche il libro, insomma, Guerre spaziali su pianeta scuola. E guerre spaziali è un concetto di Bauman, in effetti, che come si dice, incolpa la globalizzazione, no? Per il fatto che comunque la coesione sociale, insomma, si sta sfaldando e praticamente c'è una volontà dall'alto di cambiare poi lo spazio sociale e quindi anche lo spazio parentale, lo spazio istituzionale. Il libro si chiama così proprio per questo motivo qua. E in effetti il mio percorso poi in strada è stato proprio quello. Infatti in quel periodo sono emerse due teorie. Una è nata nelle comunità, che è quella della sursocialità, sociologiche sono entrambe, e un'altra è quella della depressione sociale. E in effetti mi hanno fatto comprendere che c'era un sistema, poi come dice Bauman, ma come diceva anche Chomsky, eccetera, ci sono delle volontà che cadono dall'alto e vogliono che poi la base sia così, in effetti. E quindi vogliono che questi quartieri, anche relativamente alla sociologia urbana, siano fatti così, in cui la gente vive in promiscuità, c'è un ballatoio e attraverso il ballatoio si accede alle case e praticamente vengono dettati dei tempi sociali alle famiglie, per cui praticamente ognuno di loro aspira a poco e la scuola si adatta poi a questi sistemi. Non è che la scuola tende poi a sovvertire, perché io dico sempre che i cambiamenti avvengono in due modi, no? Sono delle spinte che dall'alto cadono verso il basso e poi il basso le raccoglie, no? E reagisce insomma a ciò che è contrario.
E spesso questa spinta invece che dovrebbe partire dal basso, che oggi forse è rappresentata da noi, no? Forse nel senso che poi esistono anche altre forze oltre a noi, spesso non avviene, cioè gli insegnanti comunque tendono a manifestare soltanto per lo stipendio, non è che c'è una procedura che ritengo sbagliata, no? E dico no, oggi protesto per questa procedura che è sbagliata. E quindi questo poi ha portato a rendere la scuola come una fabbrica. Nella scuola invece esiste un manuale che è il manuale delle procedure, e le procedure servono soltanto ad affogare poi il rapporto, quella coesione sociale di cui parlava Bauman. Poi le procedure comunque sono state calate dall'alto, da geni della globalizzazione, eccetera. E quindi poi la mia esperienza è stata questa, di vedere dei ragazzi che comunque la scuola non considera, cioè la scuola è, come Bauman le definisce, reti protettive, no? È una scuola, è una rete protettiva. Se la scuola abbandona il ragazzo che insomma non è condotto dalla famiglia, non è condotto poi dalla società, eccetera, poi si perde a se stesso e tende poi a delinquere. Quindi la mia esperienza è stata questa, ma poi la domanda del tema di oggi è SOS scuola, come e quando agire, ma perché anche i tempi sono fondamentali, poi magari ce ne parlerai tu, eccetera, e quindi anche i tempi pedagogici sono fondamentali. Infatti la dinamica della socialità è proprio questo: spesso noi educatori, insegnanti, educatori di comunità, educatori di centri di prima accoglienza, eccetera, sbagliamo i tempi di intervento e facciamo ammalare i ragazzi. Il concetto detto in maniera riassunta è questo: cioè io ho lavorato con ragazze che sono state abusate, ma non era l'abuso di per sé che portava poi alla schizofrenia, ma era il nostro modo di intervenire successivo che comunque portava queste donne a schizzare, perché invece di fare un percorso terapeutico in cui elaborare le loro dimensioni interiori, in effetti si ritrovavano a essere schizzati da noi, e quindi poi diventavano schizzate, in una dimensione in cui addirittura era importante anche la comunione, no? Per dirti, no, fare il corso di cresima, il corso di... cioè tutte strutture sociali che praticamente servono poi soltanto a non trovarci col nostro lato interiore. E questa sommariamente è stata un'esperienza bella a livello emozionale, perché comunque veramente ho avuto a che fare con ragazzi di strada col coltellino, me li sono ritrovati a scuola, perché poi stando con maestri di strada comunque lavoravo la mattina anche a scuola con loro. È stata un'esperienza unica, e quando ho lasciato poi il territorio, ragazzi che non mi aspettavo insomma mi hanno contattato, mi hanno detto ci manchi, insomma. Peraltro è stato però un periodo prima della pandemia in cui ancora esisteva una rete sociale, perché poi il progetto è continuato con la pandemia, perché c'è un progetto che è calato dall'alto, che è quello di voler distruggere il cortile o distruggere il parco, proprio perché c'è questa dimensione, cioè le persone non devono relazionarsi fra di loro, oppure devono relazionarsi a dei livelli come stiamo facendo noi adesso stasera, perché in effetti non ci si conosce più di tanto, o non ci si scambia, cioè non c'è una vera relazione affettiva, eccetera. E quindi il libro, insomma, che racconta questa esperienza, racconta l'esperienza dal 2020 in poi, e poi lascio la parola a te rispetto... però la domanda che ti volevo fare io, no? Perché poi ci conosciamo quasi da un annetto, insomma, sento sempre parlare di libera università, di nuova pedagogia, mi sono fatto un'idea, però la mia idea, però vorrei comunque avere maggiori spiegazioni da te su cosa significa, cosa è, che percorso si fa, eccetera. Va bene, allora è una domanda molto, molto ampia, quindi proseguo per step, poi anche facendomi supportare poi da Martina e da Maura, che stanno vivendo esperienze di nuova pedagogia, per cui è anche più semplice, avendo dei testimoni, parlare meglio di come funziona. Diciamo che la nuova pedagogia è nata cioè il mio percorso di nuova pedagogia è nata per un motivo personale. Cioè a mia figlia non piaceva andare a scuola, e quindi ho iniziato a studiare pedagogie diverse da quelle della scuola pubblica, perché alla fine avevo capito che il problema non era mia figlia, ma era la scuola, che non era più quella dei miei tempi. Va bene? E questa cosa mi ha aiutato, perché sono entrata in contatto poi grazie al libro,
una cosa sui libri. Allora, il tuo libro, dal mio punto di vista, Guerre spaziali sul pianeta scuola, è la prosecuzione del mio primo libro, che è Pedagogia, un'arte in divenire, eccolo qua, col quale è iniziato tutto il movimento della nuova pedagogia. Questo libro ormai ha più di 10 anni ed è veramente un libro che ha dato, io pensavo che dopo averlo scritto avevo finito il mio compito, invece era appena iniziato. Era appena iniziato. Perché mi sono accorta che vivevamo all'interno di una programmazione mentale che io chiamo condizionamento e che ci impedisce di vedere che ci sono altre realtà, oltre a quella che ci viene proposta dalla televisione, dal cinema, insomma da tutti i media, no? Ed è una realtà, diciamo, più vicina all'essere umano. Ecco la differenza dal mio punto di vista fra una scuola di nuova pedagogia e una scuola non di nuova pedagogia. Poi ci sono insegnanti di scuole pubbliche che si preparano in nuova pedagogia e riescono a trascinare la nuova pedagogia anche nella scuola pubblica, ne ho tanti di esempi. Per cui abbiamo strutturato, grazie a numerosi eventi che sono stati fatti sulla nuova pedagogia, un percorso che si chiama Scuola Agire e che è stato strutturato sul secondo passo dei 3 passi pitagorici, perché noi ci riteniamo pitagorici. Cioè i 3 passi sono, anche il nostro manuale di nuova pedagogia si basa, è diviso in 3 capitoli, che sono i 3 passi, no? Il primo passo è pensare, cioè avere, desiderare di fare un progetto. Bisogna pensarlo un progetto prima di farlo, no? Perché un architetto non può disegnare un palazzo se non lo pensa, se non lo vede, ok? Nella sua mente. Poi c'è l'azione, cioè l'architetto effettivamente disegna quello che ha pensato, e poi c'è la realizzazione. Questo progetto viene passato a qualcuno che realizza il palazzo, va bene? Questo per fare sempre l'esempio dell'architetto. Scuola Agire si basa sul secondo passo, perché è molto semplice pensare a voler fare una scuola parentale, per esempio. Una mattina mi sveglio, apriamo una scuola parentale. Il problema è proprio l'azione, cioè l'agire, perché se non sei decondizionato rischi di riproporre il sistema dal quale stai fuggendo, in quanto è l'unico sistema che conosci. Ok? Ecco perché si basa. Poi la realizzazione, il terzo passo, sono tutti i progetti che nei propri ambiti le nostre operatrici decondizionate hanno fatto, stanno facendo. Ecco perché nel terzo capitolo del nostro libro, che adesso non ho sotto mano, ma tu Giuseppe sicuramente ce l'avrai, io pure non l'ho preso. Ah no, c'è la Maura Giuseppe. Ah, ok. Maura che è provvida, eccolo qua. Ecco, nel terzo capitolo ci sono tutte le testimonianze proprio per far vedere le realizzazioni delle nostre operatrici, dei nostri operatori, perché è molto semplice pensare, è molto difficile fare, agire, che è diverso da reagire, ok? Questo diciamo in breve. Però prima di parlare di come è nata la Libera Università, che è diciamo un altro tassello di tutto il percorso, io vorrei che Martina e Maura raccontassero la loro esperienza, perché così chi ci ascolta può capire meglio, basandosi su vite vissute, ecco. Non so se sei d'accordo. Sì, va bene. Martina, cominci tu? Sì, certo, volentieri. Allora, io mi chiamo Martina, sono originaria di Milano e vivo in Umbria da 4 anni quasi. E il mio vissuto è molto, molto classico, quindi arrivo comunque da una realtà urbana con parecchie influenze, parecchi condizionamenti, ma per fortuna anche tante domande che sono state quelle che mi hanno salvata, quindi una buona riflessività sicuramente, che mi hanno portata qui alla ricerca di un qualcosa di diverso che percepivo nella mia realtà di Milano, ma non riuscivo a trovare. E quindi ho deciso di lasciare la mia casa per trasferirmi qui, per intuito, per sentire. Non avevamo grandi progetti ancora
E man mano, incontrando le persone giuste, seguendo il mio intuito, sono arrivata a collaborare, adesso anche a lavorare in un progetto di scuola parentale alle pendici del Monte Subasio ad Assisi, con le fondatrici di questo progetto, che sono Valentina Tinelli e Sara Marchionni. E, mentre ho iniziato a scoprire questo mondo della pedagogia, che in realtà mi ha sempre affascinato, ma non ero mai riuscita a trovare un contesto reale in cui davvero poter toccare mano e mettermi in gioco, perché si tratta proprio di questo. E nel mentre ho anche ho avuto l'occasione di fare il percorso con Adele, che è stato molto importante, perché una volta che mi sono messa appunto in rapporto con i bambini, mi sono resa conto di quanto fossi davvero condizionata, quindi non mi conoscevo, non ero me stessa, e quindi non potevo al tempo stesso trasmettergli qualcosa a loro, parlare con loro, e loro non potevano trasmettere a me. Quindi è stato un percorso di conoscenza di me stessa, di pulizia totale, direi, che ancora oggi sto facendo, perché comunque non è che sono arrivata, ancora oggi mi arrivano certi condizionamenti, perché le esperienze che fai sono sempre diverse, però la capacità sta nel saperle gestire. Quindi quando arrivano tu le riconosci, le abbracci, le accogli, ed è lì che, imparando a gestirle, tu riesci a tua volta poi a fare anche un atto educativo col bambino. Martina la scuola di Martina, che si chiama il progetto Piedi Bosco, ha partecipato al libro L'Aldilà scritto dai bambini. Quindi loro sono all'interno di questo meraviglioso progetto che ha poi insomma visto la felice edizione di questa piccola opera. Per me è un piccolo gioiello questo libro, davvero. Maura invece, che ha partecipato alla scrittura di uno dei nostri libri più belli, che è Le fiabe del risveglio, cioè un libro fatto con Terranuova Edizioni, in cui abbiamo noi scritto delle favole, perché abbiamo detto: come possiamo far arrivare certi messaggi ai genitori? Ma è semplice, scriviamo delle favole, perché sono i genitori che leggono le favole. E quindi, perché i bambini hanno solo bisogno di adulti consapevoli, e quindi abbiamo scritto questo libro, e Maura è una delle nostre autrici. Maura, vuoi raccontarci un po' della tua esperienza? Allora, io insegno, ciao, sono Maura, provincia di Brescia, insegno da 30 anni, da più di 30 anni nella scuola pubblica, nella scuola primaria. Ho insegnato anche alla scuola materna qualche anno, ma poi sono passata alla scuola primaria, e in 30 anni ho visto cambiare le cose moltissimo. Sono partita da un'isola felice, perché ho insegnato per parecchi anni, 12 anni, adesso non ricordo neppure più, in una scuola di montagna dove c'erano le pluriclassi, e dove comunque l'ambiente, anche se era una scuola pubblica, era diverso. Lì, con un gruppo di colleghe come me, diciamo così, che stavano bene in quella situazione, che però di anno in anno minacciava di chiudere, è ancora lì, tra parentesi, con pochi bambini, ma è ancora lì. Abbiamo fatto tantissime esperienze un po' diverse di scuola pubblica, ma con tantissime esperienze all'aperto, tantissime corsi di arte, tutto quello che manca secondo me adesso nella scuola pubblica, e che invece è importantissimo. Poi, scesa a valle, diciamo così, per motivazioni pratiche, ho trovato una realtà un po' diversa, non come quella delle città, ma comunque che è andata sempre più ingabbiandosi in determinati paletti che non mi permettevano più di fare determinate cose. Sono ancora nella scuola pubblica, e nonostante sia più di 30 anni che insegno, sono ancora entusiasta di proporre qualcosa di divergente, anche lì, perché comunque è ancora possibile farlo, anche se non come prima, e non anche in altri ambiti. Però non tutti i bambini possono permettersi di vivere l'esperienza bellissima, perché penso che sia veramente preziosa, della scuola parentale,
e di conseguenza spero di lasciare la mia parte, di modo che anche questi bambini, che vivono una realtà diversa, possano assaggiare, diciamo così, qualche scintilla di nuova pedagogia. Sono convinta che comunque la scuola la facciano le persone, e quindi se anche in quell'ambito c'è qualcuno che segue questi parametri, sicuramente ne trarranno giovamento. Poi non tutti capiranno, ma io ho imparato ad andare per la mia strada, nonostante magari alcuni colleghi non mi seguono oppure abbiano delle idee diverse dalle mie. Penso che comunque sia importante fare quello in cui si crede. In cui si crede. Contro, diciamo così. Poi parliamo dell'esperienza che hai fatto con le fiabe. Con le fiabe è stato una bellissima esperienza. La fiaba che ho scritto io l'ho scritta a 4 mani, non è facilissimo, con un'altra studentessa, un'altra amica di nuova pedagogia. Non è stato facilissimo, ma è stata un'esperienza arricchente. Io scrivevo già fiabe, ma alla luce della nuova pedagogia le voglio rivedere, perché comunque le ho scritte in anni diversi, e però devo dire che qualche scintilla c'era già prima, e se io le rileggo capisco che ero alla ricerca della nuova pedagogia, anche se non lo sapevo. Quando l'ho incontrata ho capito determinate cose che prima sentivo soltanto a livello interiore, ma non riuscivo a identificare. E poi ho scoperto appunto che non ero l'unica a pensare in un determinato modo, e non ero una pecora così nera come pensavo, così diversa dalle altre. Sì, perché questo è proprio, poi ti lascio la parola Giuseppe, questo è proprio uno dei pericoli più grandi che viviamo, quello di sentirci diversi e di pensare di essere gli unici. Mentre invece, diciamolo, c'è stata comunque, io ne parlo sempre di questa cosa, c'è stata una speciazione in questi ultimi anni e i simili si sono riconosciuti e non ci sentiamo più tanto soli, perché noi non giudichiamo quelli che non la pensano come noi, però ci devono lasciare stare, perché noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Ecco, questo secondo me è bene ribadirlo. Scusa Giuseppe, volevi chiedere qualcosa? No. Infatti a me la cosa che ha colpito di questo libro è proprio questo argomento qua, no? Nel senso che poi è collegato anche a quello che stavi dicendo tu nell'ultima cosa che hai detto. Cioè, mi ha colpito la rete, no, di persone che ha lavorato a questo libro, sparse in tutta Italia. Il primo capitolo, vabbè, per me non è stata una novità, perché insomma Goleman, Gardner, no, eccetera, insomma, no, le intelligenze. Però la parte che mi ha colpito è stata la terza parte, insomma, nelle varie storie, e oggi ho la fortuna poi di avere, no, alcuni punti di questa immensa rete che avete costruito nel tempo, ma che nonostante io non abbia fatto neanche un giorno, no, di percorso con voi, oppure l'abbiamo fatto io e te, poi mi sento anche io pace. Io quando ho letto il libro mi sentivo anche io, dicevo, ma io stavo da un'altra parte, ma stavo con loro, no? Perché comunque alla fine, pur camminando per fatti miei, insomma, ho cercato di costruire il mio. Io mi sono sempre ritenuto un diseducatore, Adele lo sa, insomma, no? Perché ho sempre visto le regole in un certo modo e le racconto nel libro cosa sono, perché poi come le procedure e le regole sono diventate la pedagogia, quindi praticamente un educatore quando interviene in delle cose non porta pedagogia ma porta regole, quindi tu o stai nelle regole e funzioni o non stai nelle regole e non funzioni. E quindi poi in quest'ultima cosa che dicevi, no, ci sono delle persone che non siamo solo noi, ma e allora io mi sento quello che si aggiunge a quel noi, insomma, e mi fa piacere. Ma questo, guarda, è uno degli scopi del manuale. Il manuale è stato pensato perché un editore così ci ha contattato che voleva scrivere dei libri per le scuole parentali. Quando poi gli abbiamo chiesto come voleva fare la struttura, allora diceva no, perché dobbiamo fare tutti gli esercizi di grammatica, tutti gli esercizi di matematica, e noi dicevamo guarda che la nuova pedagogia, questo è un libro da scuole pubbliche, non è un libro da nuova pedagogia. Insomma, alla fine non l'abbiamo più fatto con questa persona, che però invece, cioè, noi l'abbiamo vista come uno stimolo. Abbiamo detto, vabbè, ma forse c'è l'esigenza. Cioè,
se uno vuole avvicinarsi alla nuova pedagogia, cosa deve fare? E quindi abbiamo scritto il manuale, perché è ovviamente i nostri consigli di come tratteremo gli argomenti secondo la nuova pedagogia, capito? Perché vogliamo andare incontro alle persone che, come te, Giuseppe, fanno parte della nuova pedagogia, e perché hanno fatto altre esperienze che l'hanno portato nella nuova pedagogia, ma non hanno la rete. Perché questa è la nostra forza. Scrivere un libro in 40 persone ti fa capire che c'è un nocciolo duro, perché tu lo sai cosa vogliono fare adesso, ci vogliono separare, come dicevi tu, no? Non vogliono che noi ci riuniamo, parliamo, ci confrontiamo, perché l'unione fa la forza. E questa è la nostra forza. Io l'ho capito, l'ho sentito fortissimo 10 anni fa, e Scuola Agire ha 10 anni, e abbiamo, insomma, in questi 10 anni abbiamo creato una bella rete. Io sono molto soddisfatta di questo lavoro. No, a me ha impressionato tantissimo, veramente l'enorme rete che c'è dietro poi a questo percorso, perché poi, come dicevo prima, certi movimenti di risposta partono dal basso e quindi noi rappresentiamo quel basso che devono dire la famosa parola magica, insomma, che conosciamo. No, praticamente. No. Invece, come è nata la Libera Università? Alla fine di Scuola Agire, dato che appunto Scuola Agire in un anno riesce a dare determinati strumenti, ma ovviamente noi lo sappiamo, si studia tutta la vita, non è che si finisce di studiare, si finisce di imparare. Allora molte volte mi è stato chiesto: ma possiamo approfondire questo argomento, possiamo approfondire quell'altro? E così è nata la Libera Università, che sono appunto dei piccoli approfondimenti di temi che noi trattiamo a Scuola Agire. E è molto importante anche confrontarsi con docenti diversi da quelli di Scuola Agire, che sono più specializzati negli argomenti che poi proponiamo alla Libera Università. Si chiama Libera Università perché noi non chiediamo i diplomi per accedere, è aperta a tutti, perché noi viviamo in questa falsa democrazia che ha creato un sistema dove se non hai il diploma non puoi accedere a questo, non puoi fare quello. Noi non crediamo nei diplomi, perché i diplomi non qualificano le persone, come le lauree non qualificano le persone. È l'ampliamento di coscienza che qualifica le persone, e quindi noi dobbiamo avere il diritto di studiare quando ci pare, dove ci pare, se ci pare. No che mi dici: ah no, tu hai la quinta elementare, non lo puoi fare questa cosa. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo ha detto? Io ho gente che è venuta a fare Scuola Agire, che l'esempio più eclatante è stata un estetista. Non posso mai dimenticarla, mi telefonò e mi disse: ma io ho fatto solo l'estetista, ho il diploma di estetista. Ho detto: guarda, meglio, perché con te avrò meno problemi che ho con i laureati, perché i laureati sono tutti inquadrati, cioè io li devo decondizionare, perché se no, e questo è il vero pericolo, no? Che poi diventano talmente inquadrati che gli dicono: no, i bambini devono portare la mascherina in aula, non possono scambiarsi le matite, non possono toccare i quaderni, eccetera, eccetera, e quelli dicono: ah, è vero, è così. Devono disegnare nei cerchi. Sì, devono disegnare nei disegni prestabiliti, mentre noi parliamo di pittura col metodo di Arno Stern, dove fai bene a dipingere fuori dal disegno, cioè sulla parete. Capito? Cioè lasciare il massimo della creatività, non costringere branchi di pecore. Ecco, questo è il... Cioè noi non crediamo nella scuola della pastorizia umana, no, noi lavoriamo in altri ambiti. Per dirla in una parola, una volta mi hanno chiesto: ma tu che lavoro fai? Me lo devi dire in una parola, tutte le cose che faccio, è un po' difficile. Però ci ho pensato, era una scuola di Milano che me lo chiedeva: scrivi Fabbro Ferraio. Ma come Fabbro Ferraio?
parola che mi definisce meglio, perché il mio obiettivo nella vita è spezzare i cateni. Ecco, quindi ognuno ha il suo diploma, io ho quello in Fabbro Ferraio. Io l'ho trovato in una parola, diseducatore. Diseducatore, beh, anche decondizionatore, beh. Brava, brava. Io voglio fare una domanda a Martina. Io ho vissuto un'esperienza di homeschooling con mio figlio, Adele lo sa perché ne abbiamo parlato anche in un altro streaming. E vabbè, poi anche relativamente a quello che diceva Adele, mi sono trovato poi era online comunque perché era un periodo, insomma, già conoscete dal 2020 in poi. Era un periodo in cui vabbè, ho scritto mio figlio a questo homeschooling e a un certo punto l'homeschooling, infatti nel libro c'è anche una critica alle homeschooling, perché poi, come dice Adele, insomma, non è detto che tutte le homeschooling, no, se non hanno fatto dei percorsi poi alla fine possono riprodurre e riproporre la stessa cosa. In effetti mi avevano dato per compito a mio figlio di fare un tema sull'agenda 2030, insomma, no? E vabbè, io rimasi sconvolto, anche mia moglie, no? È la stessa cosa. E la cosa che, vabbè, peraltro all'homeschooling non si mettono neanche voti, ma mio figlio, per non aver portato il compito, ha preso 3, cioè praticamente non si mettono i voti, però tu mi metti un 3, vabbè, cioè, sempre per quella questione che io devo dimostrare forza, eccetera. Però la cosa che mi ha colpito in quell'esperienza è che non siamo stati l'unica coppia di genitori che ha detto no a quel passaggio, ma praticamente l'hanno fatto altri 8 genitori, no? Questa cosa è stata bella, quindi persone magari non preparate avevano compreso delle cose e hanno detto: che rapporto c'è tra la tua esperienza e la collaborazione con i genitori? Allora, io direttamente ancora non ho un gran rapporto con i genitori, è una cosa che sto costruendo proprio in realtà in quest'anno. Quindi per me è ancora una cosa abbastanza nuova, non è sempre facile raggiungerli, perché comunque anche loro sono molto condizionati come lo eravamo noi, quindi non sempre si riesce davvero ad arrivare a loro. Però quello che comunque posso dire, diciamo, come portatrice, è che stiamo cercando di pensare quindi a delle strategie per poter davvero aiutarli. Quindi metterci proprio nei loro panni e davvero aiutarli a migliorare il loro modo di vivere la relazione con se stessi innanzitutto e poi col proprio bambino, perché comunque si vede proprio nella scuola parentale, si vede la conseguenza del malessere del genitore sul bambino e quindi non si può chiudere gli occhi dopo un po'. Le domande arrivano e anche il desiderio di svegliarli sostanzialmente. Quindi il rapporto credo che è una cosa che si sta costruendo, sta iniziando un po' a costruirsi quest'anno e non è semplice. Credo che sia lungo, ci vuole tanta volontà. Sicuramente da parte dei genitori e anche da parte delle educatrici, perché significa anche sostenere un carico emotivo non indifferente per alcuni. Adele, invece qual è il lavoro della nuova pedagogia su questo argomento relativamente ai genitori? È fondamentale. Noi lo diciamo sempre, tu lo sai. Quando un genitore viene da me e mi dice: senti, io vorrei mandare mio figlio in una scuola parentale, me ne indichi una? Dico: ma anche se la conoscessi non te la direi. Per il semplice motivo, non perché sono cattiva, perché tu non sei pronto a questa esperienza. Devi prima decondizionarti e poi capire dove metti tuo figlio, perché io mi ricordo nel 2017 ho dovuto fare un post nella pagina di Scolagire su Facebook in cui ho scritto: ho studiato tante cose ma non ho mai fatto la parcheggiatrice di bambini altrui. Cioè, questa cosa è un po' forte, no? Perché poi io non è che vado coi mezzi termini,
non puoi chiedermi di passare tuo figlio da un parcheggio a un altro, perché non è il mio lavoro. Allora io ti dico, e anche tante persone mi dicono, mi dai il nome di una scuola, che ne so, a Udine? Dico no, non sono informazioni delicate, soprattutto in questo periodo di caccia alle streghe. Noi non diamo informazioni sui nostri operatori a sconosciuti. Se tu vuoi collaborare con una scuola in un certo posto, devi fare il percorso, anche perché devi parlare, devi capire un po' la lingua che usano gli educatori delle nostre scuole. Se no il bambino a scuola fa una cosa, torna a casa e tu gliene dici un'altra, vive una dissonanza cognitiva. Invece il genitore e l'educatore devono cooperare, devono parlare la stessa lingua. Questo è quello che noi, dato che noi non siamo dei diplomifici, noi ci permettiamo anche di dire, prima di affrontare l'ingresso in una scuola di nuova pedagogia, devi sapere cosa stai facendo, tu adulto, perché non è una passeggiata, non è una passeggiata. Io invece avrei un'altra domanda per Maura, se permetti. La domanda è questa. La difficoltà di una insegnante che conosce i principi della nuova pedagogia, ma li attua all'interno della scuola pubblica. Qual è il rapporto che hai, diciamo, con le tue colleghe? Io posso dirmi fortunata perché insegno da tanti anni nello stesso team, o perlomeno con alcune delle colleghe, e ci troviamo, anche se non hanno il percorso, su molti argomenti d'accordo, ma purtroppo una fortuna abbastanza isolata e che da un anno all'altro può cambiare, non per nostra decisione, perché alcune decisioni vengono calate dall'alto. Diciamo che a volte mi trovo un po' spaesata perché io ho determinate idee che non vengono condivise, che non oso a volte proporre, ma comunque nel mio piccolo spazio le attuo comunque perché credo che siano importanti. E credo anche che l'esempio sia la cosa più importante, perché convincere gli altri che una determinata strategia oppure una determinata modalità didattica siano valide non ha molto senso. Ha più senso andare per la propria strada, farsi vedere comunque convinta, e poi l'esempio può far scoccare comunque la scintilla anche in qualcun altro. Io ho portato il libro delle fiabe del risveglio a scuola e è piaciuto anche ad alcune colleghe. Quindi sta tutto nella volontà di fare senza andare a predicare, fra virgolette, che questa è la cosa giusta, ma agendo attraverso l'esempio. Non tutti ovviamente accetteranno questa cosa, in qualcuno invece nascerà la voglia e il desiderio di saperne di più e di affrontare lo stesso percorso. Sì, io devo dire che è veramente... Allora, noi non vogliamo convincere nessuno. E anzi, dirò di più, Scuola Agire non è per tutti. Perché mi è capitato di dire a delle persone, guarda, non sei pronto per fare questo percorso. Per il semplice motivo che probabilmente devi fare altre esperienze. Perché mettersi in gioco è faticoso, non è una passeggiata. Perché, cioè, però, una cosa importante da dire è questa, quando tu riesci a, prima di tutto, conoscere meglio te stesso, quindi i tuoi talenti, i tuoi limiti, sei anche in grado, ed è questo lo scopo di questo percorso, di sapere cosa fare in qualsiasi situazione senza delegare a nessuno la soluzione del problema. E voglio dire, non è poco. Capito, Giù? Adele, perché la pedagogia classica ha fretta? Affretta. Pedagogia classica. Stiamo già dando un bellissimo nome a una cosa che non è vera. La pedagogia che viene fatta nelle scuole ha fretta perché non tiene conto del tempo unico di ciascun bambino, ma tiene conto dei finanziatori occulti della scuola.
che sono, per esempio, ne ha parlato benissimo Pietro Ratto in uno dei suoi libri, Manuale di istruzione, pensa come l'ha chiamato, Manuale di istruzione, di apostrofi istruzione, ma in realtà si legge tutta una parola, perché lui parla appunto di queste lobby che sono dietro la scuola pubblica, che impongono un'agenda alla scuola pubblica. Quindi la fretta dei programmi è dovuta alla fretta di andare incontro alle richieste di questi finanziatori. Non si fa la scuola nell'interesse del bambino, nel tirare fuori il talento del bambino. Ecco perché io dico sempre, e qui Maura mi scuserà, che la differenza fra la scuola pubblica e la scuola parentale, quando ovviamente ha a che fare con insegnanti, diciamo, decondizionati, è che nella scuola parentale si insegna a diventare esseri umani. Cosa che purtroppo, con tutta l'agenda che sta dietro alla scuola pubblica, un po' si è perso di vista questa cosa. Perché, diciamolo, bisogna imparare a essere umani, soprattutto in una realtà disumanizzante come quella che stiamo vivendo in questo periodo, dove ammazzare bambini non è un genocidio. Capisci? Cioè noi dobbiamo rimparare e non perdere di vista il nostro essere umano, essere degli esseri umani. E questa è la scuola parentale, devo dire la verità, quando è condotta da persone che sanno quello che stanno facendo, io direi che è proprio un po' lo scopo della scuola parentale, quella di rimetterti in contatto con l'essenza umana, quella scintilla divina che abbiamo dentro di noi. Infatti la spiritualità è alla base della nuova pedagogia. Capito Giuseppe? Mentre io penso che nella scuola pubblica, non so, la spiritualità io non la vedo. Io vedo molto diagrammi, report su crediti, perché adesso lo stesso linguaggio si usa anche nella scuola pubblica, no? Crediti, debiti, C'è il bambino che va male in una materia, ha un debito. Capisci che è tutto un lavaggio del cervello che viene fatto fin da piccolo? Vabbè, è peccato originale, no? Abbiamo un debito pubblico e quindi educazione civica. È vero, ci avevo mai pensato che il debito pubblico è il nostro peccato originale. Nasciamo col debito, come si nasce col peccato, nasciamo col debito. Io avevo una domanda, l'ultima domanda, poi chiudiamo. Come mai praticamente questa pressione forte che è schiacciante, che parte dall'alto, no? Poi trova più resilienti che resistenti, no? Perché poi uso un aneddoto, cioè per me il resiliente era anche il soldato nazista, l'ultima ruota del carro nazista, che quando arrivavano degli ordini piegava la testa e diceva di sì, no? Come mai la società praticamente non riesce poi a porsi delle domande e a sovvertire questa dinamica? La spiegazione è nel motivo stesso in cui abbiamo fatto questa puntata. Se tu crei una pedagogia scolastica in cui devi obbedire al maestro anche se dice stupidaggini, ok? E chiaramente è fatto in modo che quando poi arriveranno ordini dall'alto, una volta diventati adulti, noi ubbideremo senza fare domande. Esattamente cioè quello che è successo nel 2020, dal 2020, è qualcosa che è stato preparato molto prima. C'è stato un allenamento al cieco ubbidire. Ed ecco che quelle, fra virgolette, pecore nere, i difetti di fabbrica, come mi ritengo io, non sono cascati nella rete, perché noi difetti di fabbrica tu ci puoi imporre quello che vuoi, noi ti guardiamo e ti facciamo una risata in faccia. Ecco, questa è la cosa. Però tu capisci che per fare una risata in faccia devi prepararti, devi tirare fuori quello che c'è veramente dentro di te. Perché io faccio le risate in faccia? Non perché mi sento superiore, perché io so chi sono. E chi sono? Io sono una figlia del Signore, una figlia di Dio. Quindi sono Dio, sono una creatrice. E quindi chi sei tu che mi dici che devo fare la fila per qualche cosa? Io ti dico, senti, falla tu, perché a me non mi interessa. Cioè non c'è
una paura che veramente così grande che mi faccia dire ah no, allora mi devo mettere anche io in fila. Non c'è. Perché se tu conosci veramente te stesso, conosci chi sei e tiri fuori la tua forza, soprattutto se sei supportata da un gruppo di anime come quelle che si incontrano e si somigliano facendo questi percorsi, e allora si diventa automaticamente più forti. Questa è la mia spiegazione, Giuseppe. Ma infatti loro puntano a questa educazione civica, no? È diventato il fulcro di tutta la scuola, cioè educazione civica. E ci salutiamo. Noi facciamo, ti dico solo questo, noi abbiamo 2 incontri di educazione civica nel nostro percorso, fatto da Maria Castronovo, lei fa educazione civica, e ci spiega, loro infatti vedi sorridono perché hanno fatto lezione con lei, che ci spiega il significato della Costituzione italiana secondo i numeri pitagorici. Così si fa educazione civica, cioè si va sotto la superficie delle cose. E allora quando tu capisci il vero significato di quegli articoli, sei anche capace di, non di resistere, ma di dire, senti, ma che cosa mi stai dicendo? Ma tu conosci l'articolo 13? L'articolo 13 parla dell'inviolabilità dell'essere umano. Ma lo dici perché lo hai, non lo hai solo letto, lo hai fatto tuo il concetto, capito? Questo è. Ma Maure, anche da voi stanno insegnando ai ragazzi a come fare la spesa? A mio figlio è arrivato questo compito, cioè come si fa la spesa, educazione civica, perché non deve produrre CO2. No, in realtà la scuola primaria diciamo che è ancora un po' digiuna di queste cose. L'educazione civica non comprende altre cose molto più semplici del tipo la convivenza pacifica o il rispetto delle regole, quello purtroppo è inserito. E, forse alla scuola media il discorso cambia, entra di più in quel merito relativo, perché mio figlio sta frequentando la terza media e il discorso è quello, cioè la criticità della sì, CO2, io devo dire che Maura è più fortunata perché vive in un ambiente ancora protetto, ma io ho vissuto un anno a Lodi e davanti alla scuola elementare di Lodi c'era un cartello con tutti i punti dell'Agenda 2030, davanti alla scuola elementare, e facevano le verifiche sull'Agenda 2030. Questo 2 o 3 anni fa, capito? Quindi secondo me dipende anche se vivi in un contesto più cittadino o un contesto più di provincia, perché la provincia a volte può salvare in qualche modo. Sì, perché quella coesione sociale è rimasta ancora salda da relazioni più di vicinato, insomma, e quindi mentre nelle metropoli, nelle grandi città, infatti Maura l'ha raccontato nella sua esperienza, no? Che la prima esperienza è stata più felice, la seconda insomma è stata un po' più diversa. Anche se da noi i bambini giocano ancora in strada e all'aperto. Siamo fortunati perché si incontrano anche al di fuori della scuola, della nostra realtà di paese, diciamo. Bello, importantissimo. Dicevi Giuseppe, chi vogliamo salutare? Un saluto speciale ai nostri ascoltatori? Un saluto speciale? No, io più che speciale voglio dire, ascoltatori, ascoltatrici, avete domande di SOS della scuola? Scrivete a Giuseppe, scrivete sotto il video e noi vi risponderemo, perché questa è la nostra funzione. Ecco, questo è infatti mi piacerebbe di avervi nuovamente in trasmissione. Martina, un saluto speciale? Io saluto tutti i bambini che ci sono in questa nostra Italia, saluto anche i genitori con la speranza che tutti possano risvegliarsi e poter davvero vivere felicemente e con se stessi e col proprio bambino, perché se fatto davvero in modo naturale e spontaneo penso che sia la cosa più bella che tu possa fare nella vita.
quindi lo sto sperimentando io, e che non sono ancora mamma, quindi non immagino se sarò mai un giorno mamma, quindi lo auguro a tutti e a tutti gli ascoltatori. Bello, grazie. E Maura? Saluto tutte le colleghe di Scuola Gire sparse per l'Italia, Maura, quelle tu? vecchie e quelle nuove, e anche tutte le insegnanti che come me hanno scelto di restare nella scuola pubblica e che giorno dopo giorno cercano di fare del proprio meglio anche all'interno di questo ambiente, per Sì. aiutare i bambini a vivere meglio la scuola. Sì, Io invece io saluto con un veramente trovo che augurio. oggi i martiri, aspetta un attimo, i Vai, 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 martiri vai. del nostro momento storico sono i maestri delle scuole pubbliche, dal mio punto di vista, poi mi sbaglierò. Prego, giù. No, invece il mio augurio è che qualcuno, vedendo questa bella chiacchierata di stasera, prenda contatti, insomma, con la tua organizzazione e, incuriosito, poi faccia un percorso con voi, perché questa rete, se vogliamo veramente rispondere a queste spinte che vengono dall'alto, è proprio, può avvenire soltanto se siamo una forza, se ci ingrandiamo e abbiamo tutti quanti assieme la forza di dire la famosa frase no. Buonasera a tutti, è stato un piacere. Spero veramente di riavervi di nuovo in un'altra chiacchierata su temi della scuola. Grazie Martina, Grazie. grazie Adele e grazie Grazie a Maura. voi. Grazie a voi. Ciao. È un po' eccessivo, non merito tanto. Sono autrice Uscita dalla caverna di Platone. Abbiamo una scrittrice nuova, Elena Di Gesualdo, poi abbiamo Antonella Maritanne che già conoscete e Matteo Di Fiore che già conoscete. Passo per prima la parola all'ospite nuova, ad Elena Di Gesualdo, che come primo giro ci parlerà un po' di lei come scrittrice e dei libri che insomma ha proposto fino adesso. Buonasera Giuseppe, grazie per l'invito e buonasera a tutti voi. Grazie davvero per questa opportunità. Ecco, sono onorata di essere insomma tua ospite. Diciamo che chiamarmi scrittrice forse è un po' eccessivo, non merito tanto. Sono autrice, diciamo, di 2 romanzi, entrambi a sfondo storico, e la mia prima opera ha appunto titolo Alla scoperta degli Inca e diciamo sposa bene con il titolo della trasmissione, diciamo, di oggi, perché come diciamo protagonista di questo romanzo c'è un bibliotecario giovane di nome Samuele. Preciso intanto che i nomi dell'opera non sono, diciamo così, un azzardo, ecco, non sono stati scelti in modo casuale. Tutti insomma abbiamo un'idea di chi è Samuele nella cultura, insomma, soprattutto ebraica. Samuele ama la conoscenza, cerca la verità, ama il proprio mestiere perché appunto ha sempre creduto che questo fosse un modo per scavare nel cuore dell'uomo in primis e non da meno quindi nello studio della storia, delle scienze, e ha dedicato, diciamo, tutta la sua adolescenza per la propria formazione culturale. Però
proprio come avviene sostanzialmente all'interno della caverna di Platone e come credo avvenga nella vita di ognuno di noi se cerchiamo davvero la verità, Samuele non si ferma lì, anzi da diciamo un certo periodo di tempo iniziava a sentirsi quasi stretto in quella vita di bibliotecario che pur aveva scelto, e per una concomitanza di eventi incontra una giovane, Sara, un'archeologa, e tengo a precisare, come dicevo all'inizio, che ancora una volta il nome non è casuale ma è pensato. Anche qui insomma abbiamo tutti idea di chi sia stata Sara nella Sacra Scrittura, e Samuele così insomma inizia a intrecciare con questa ragazza un'amicizia autentica, un'amicizia profonda, un'amicizia che nasce da una complicità di intenti, in primis, come dicevo, l'amore per la verità. E alla luce di questa loro intenzione, Samuele decide di abbandonare quel mondo che aveva conosciuto fino a quel momento e che egli riteneva fosse tutto il mondo possibile che gli permettesse di conoscere l'umano, di sondare il mondo, di esplorare nuove realtà. Quindi abbandona invece la propria quotidianità con un atto di coraggio, quell'atto di coraggio che ritengo debba avere ogni uomo, ogni singolo uomo, per poter conoscere davvero, quindi disancorarsi quasi da alcune certezze, avere proprio il coraggio di fare un salto. Anche Kierkegaard parla di un salto, no? Insomma, nelle sue opere, e questo consente a Samuele non solo di sondare meglio la profondità di se stesso, di diciamo tessere un'amicizia con Sara, quindi anche qui insomma scoprire un mondo interiore diverso rispetto a quello a cui era abituato, però iniziano questo viaggio alla scoperta della civiltà degli Inca. Tengo a precisare appunto che l'opera non è tanto un saggio, cioè certamente all'interno del romanzo si parlerà della cultura, della civiltà degli Inca sotto diversi aspetti, dalle loro abitudini, costumi, tradizioni, ma quello che, come dire, interessava, diciamo, a me come autrice, ed era appunto nelle mie intenzioni, era mettere in evidenza quanto sia, infatti il romanzo è stato definito sostanzialmente un romanzo di formazione, quanto sia importante, come dicevo prima, sostanzialmente avere il coraggio di voler conoscere al di là dei limiti che sostanzialmente ci troviamo di fronte. E dicendo queste cose mi viene anche un po' in mente che è un po' anche il viaggio che ha fatto Ulisse, no? Tant'è vero che Dante insomma ce lo presenta sotto un duplice aspetto, no? Dante cosa fa? Ci ricorda che Ulisse appunto aveva avuto il coraggio di abbandonare tutto e di superare i confini del mondo fino allora conosciuto. Poi vabbè, nello stesso tempo Dante lo bacchetta un po' perché dice sì, però non poteva farlo così perché c'era bisogno della grazia di Dio. Però a prescindere da questo, ecco, ritengo che come dire, la linea guida di questo di questa piccola opera sia un po' l'intenzione che abita in ogni uomo che cerca la verità, che cerca di esplorare qualcosa che è davvero ignoto, che non è conosciuto, e in primis le profondità di se stesso. E tra l'altro non a caso la seconda opera, che poi opera o comunque romanzo che ho scritto, ha proprio come titolo Verità e misteri da Tubinga Stonehenge. Ecco, lo dico comunque semplicemente come piccolo riferimento per far passare questo messaggio. Ecco,
quello che mi interessa sempre in primis e quindi ai personaggi delle mie opere è far presente quanto sia fondamentale, strutturale, costitutivo dell'essere dell'uomo cercare la verità, non arrendersi mai. Anche Samuele sostanzialmente ha quasi combattuto in se stesso e contro se stesso, perché non è che abbia abbandonato tutto così dall'oggi al domani con molta semplicità, ma l'amore per la verità, la passione per la verità, l'interesse per la ricerca, il fascino per sondare, come direbbe Sant'Agostino, nell'intimo più intimo di sé, lo ha indotto a salpare, insomma, a intraprendere una nuova strada, ecco, a conoscere nuovi mondi e poi, dicevo, a crescere soprattutto, ecco, a formarsi, ecco. E, come accennavo prima, insomma, la verità, la ricerca della verità con la V maiuscola, senza necessariamente attribuire a questa un'immagine, ecco, può certamente essere identificata in qualche figura, in tutte e nessuna, ma credo che sia, come dire, fondamentale in ogni uomo riconoscere questo appello iscritto che ognuno di noi avverte della esigenza di esplorare nelle profondità più intime di se stesso, degli altri e quindi di conoscere. Ecco, questo sostanzialmente è un po' il senso del libro e ripeto, non a caso i nomi evocano insomma figure bibliche, una è Samuele, l'altra è Sara. Ecco. Poi so che ripeto, c'è un terzo libro che, diciamo, in cantiere, in uscita, insomma. Sì, c'è un terzo libro che è in cantiere, è in uscita e ancora una volta ammetto c'è anche qui i nomi dei personaggi non sono assolutamente così casuali, ma evocano delle figure storiche e in questo caso ci sarà invece un viaggio da parte del personaggio, ahimè, nei luoghi che sono stati oggetto della seconda guerra mondiale e soprattutto della Shoah. E quindi saranno infatti ha proprio intenzione di mettere in luce il dramma della storia dell'uomo. È un po' come la capacità dell'uomo, come dicevo prima, no? Di cercare la verità, e l'uomo ha in sé potenzialmente tanto la forza di cercare la verità, di compiere il bene, di essere, chiamiamola, dalla parte della verità, quanto ahimè di precipitare e di far precipitare l'umanità nella più tremenda desolazione, ecco. Passo la linea ad Antonella che velocemente ci presenta i suoi libri, insomma, ma una cosa velocissima perché i tuoi libri sono molti. Li conoscono, grazie Giuseppe di avermi invitato anche stasera, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno. I miei libri ormai li conoscono tutti, dai, sono Ricordati di me, Storie di chi non c'è più e Ricordati di me, Viaggio verso l'ignoto, e sono tutte storie che mi sono state raccontate da esseri che sono già in un'altra dimensione. E anche qui escono tante verità, nel senso che tante cose che non hanno mai avuto il coraggio o che non conoscevano, ma prevalentemente il coraggio di affrontare o di raccontare quando erano in vita, lo raccontano adesso. Quindi io sono velocissima nell'esposizione dei libri, anche perché veramente abbiamo già fatto delle puntate su questi e quindi li conoscono tutti. Puoi passare la parola a Matteo, dai.
Allora, Matteo è il primo ospite uomo a 23 anni presente, insomma, su Guerre Spaziali. Fino adesso abbiamo ospitato tutte donne, quindi è un onore. Ho il primato. Sei un salvagente, va, diciamo così. Senti, parlaci un po' del tuo libro. Beh, innanzitutto il mio libro si chiama È cominciata, ed è una domanda, cioè è cominciata? Perché appunto il mio libro è ambientato in un teatro, e in questo teatro ci sono tre attori che sono stati rinchiusi da me, autore Matteo, all'interno, e vengono obbligati a provare per uno spettacolo che a breve si darà. Almeno così dicono, ma in realtà nessuno lo vedrà questo spettacolo. Cioè io fermerei anche perché questo titolo l'ho scelto proprio per questo motivo, perché come dissi anche l'altra volta nell'intervista che mi facesti, cioè è cominciata la rappresentazione, cioè quando si vedrà questo evento tanto atteso che è lo spettacolo, ovvero quando si vedrà un inizio e una fine, quando si vedrà una sequenza di eventi che abbiano un filo logico, questo è inteso, perché le prove che vengono fatte non hanno effettivamente un filo logico, cioè non c'è un motivo per il quale questa scena precede o anticipa l'altra. Sono scene singolari che però hanno un filo logico che evade la trama. Ecco, prima dicevamo con Antonella, io mi sono inserito in quest'opera, cioè io Matteo sono presente in quest'opera come autore, anche se sono invisibile e diciamo mi comporto un po' come il Dio onnisciente e onnipresente. Muove tutto, ma nessuno lo può vedere, nessuno lo può sentire, però muove tutto. Proprio per questo motivo, perché volevo abbattere la distanza che ormai è sempre stata, diciamo, una norma tradizionale della letteratura e della narrativa, ovvero la distanza tra autore e personaggio inventato. Cioè l'autore crea un personaggio e gli fa vivere una vita che l'autore pensa per lui. In questo caso non c'è questa cosa, cioè gli autori non hanno, i personaggi non hanno una vita propria, o quel poco che hanno di caratterizzazione è una parte di me, cioè i personaggi sono semplicemente degli organi che agiscono in me anche fisiologicamente, o a degli atti psichici, cose dette anche nell'altra intervista. Cioè questo è a grandi linee la storia del libro. Quindi io poi tra l'altro ho detto antinarrativa, scusami Giuseppe, ho detto l'altra volta antinarrativa nel senso che la narrazione ha perso un po' di fiducia in se stessa e si è unita a quello che è lo storytelling, a quello che è l'informazione. Cioè la narrazione non è più un qualcosa di legata all'esistenza o comunque che evade la fatticità, evade il momento, l'attualità estrema, ha perso queste cose e si lega all'estrema attualità. Però adesso non voglio sporcare interventi e continuiamo, magari poi ci arriviamo dopo a questo che è un discorso importante. Passo allora ad Elena. Elena, è cominciata questo percorso evolutivo per uscire dalla caverna, secondo te? E poi se poi ci parli un po' più nello specifico della caverna di Platone. Come dicevo prima, credo che sia un percorso individuale, nel senso che ognuno di noi deve, come dire, avere percepire questa esigenza. Personalmente ritengo che sia un'esigenza iscritta in ognuno di noi, no? Per cui non credo che si possa dire, cioè fare un discorso generale. Probabilmente ognuno ha comunque il proprio momento, l'attimo, ecco, in cui inizia
ad avvertire questa esigenza e intraprendere quindi il proprio percorso, il proprio itinerario. Non credo personalmente, ecco, che si possa parlare in generale. Ecco, è un cammino personale, individuale di ognuno di noi, ognuno a proprio modo, ognuno con i propri tempi forse anche, e anche gli strumenti che ha a disposizione, ecco. E sulla questione della caverna di Platone, ma solo in sommi capi, senza, per far capire a chi non conosce il tema di che cosa stiamo parlando, ma 2 secondi, insomma. Ecco, si tratta, sì, appunto, senza approfondire, entrare appunto troppo nello specifico. Ecco, ricordiamo dalla caverna, non starci. esatto, che si tratta appunto semplicemente, sostanzialmente di un mito proposto appunto da Platone in uno dei suoi dialoghi e diciamo così, gli uomini si trovano schiavi chiusi in questa caverna e a gradi sembra che si scorga qualche cosa che è sempre più vicina alla verità, ma la verità vera la coglie solo uno di questi schiavi e che induce o indurrebbe o vorrebbe indurre insomma sostanzialmente gli altri a comprendere che cos'è vero e che cos'è illusione, che cos'è parvenza, che cos'è immagine del vero, e quindi vorrebbe in qualche modo, diciamo, aiutarli a risvegliarsi e a discernere appunto ciò che è vero da ciò che è ombra, immagine, illusione, ma che verità non è. E quindi vorrebbe aiutarli, insomma, in questo, chiamiamolo risveglio, ecco. Però non tutti ovviamente sono disposti a cogliere, ecco, questa differenza e quindi a uscire dall'illusione, ecco, da un mondo che non è la verità. Ecco, poi vabbè, dietro qui c'è tutto un discorso molto più complesso e non è magari questa la sede, ecco, però sommi capi il discorso è un po' questo, ecco. Matteo, perché questo percorso, se per te questo percorso è un percorso individuale o può essere anche visto collettivo, e perché poi le persone hanno difficoltà poi con la dimensione di verità? È una domanda complessa. Prima di tutto credo anche io sia un percorso individuale, perché effettivamente è lasciato a pochi riuscire a intuire che qualcosa non vada come deve andare. Infatti, su 3 prigionieri che ci sono, uno inizia a cogliere l'effettiva realtà della caverna, tant'è che fa una cosa che è importantissima in Platone, ovvero la conversione, cioè girare lo sguardo, che è una cosa importantissima perché nessuno dei prigionieri lo fa, soltanto lui. Gli altri prigionieri vedono queste ombre riflesse dal fuoco, beh, e credono sia la verità. Invece lui converge, fa ruotare la testa, insomma lo sguardo, gira lo sguardo e così coglie la natura reale di quelle ombre, ovvero questi schiavi che girano con delle anfore intorno al fuoco, il fuoco riflette poi le immagini. Quindi sì, è un percorso individuale, non è che non c'entra la natura, semplicemente uno riesce magari anche perché non ha soppresso quella natura filosofica che tutti abbiamo. Per filosofia intendo proprio, cioè questa continua domanda. In alcuni magari con l'educazione, che ha pure i suoi vizietti l'educazione, purtroppo si cresce sempre cercando di addomesticare il dubbio nei bambini, cioè di dargli sempre certezze, di dargli sempre risposte, quando in realtà forse va coltivato questo dubbio. E quindi questo prigioniero converge proprio perché ha questo dubbio e riesce poi a salire, tant'è che c'è un'immagine bellissima in Platone. Lui inizialmente il sole della verità non riesce a vederlo
subito, immediatamente, lo deve prima rivedere riflesso in una pozzanghera. Comunque deve vederlo riflesso in immagine, una pozzanghera, un qualcosa che rifletta il sole, proprio perché la vista con il sole, la vista del sole immediata, così appena uscito dalla caverna, potrebbe causargli un attacco, insomma, quindi si deve regolare, è questo. Però io volevo dare proprio un occhio, siccome io ho fatto un discorso introduttivo sulla narrazione, stiamo parlando del mito di Platone, cioè del mito della caverna di Platone, presente nella Repubblica, tra l'altro, che eh, non è un dialogo, diciamo, poco importante. Cioè, lui durante la Repubblica, diciamo, taglia un po' i sonni a tutti i poeti dicendo chi scrive poesie deve scrivere poesie intellegibili, cioè il poeta che utilizza le tecniche diciamo, coinvolgere emotivamente gli ascoltatori, perché prima c'erano anche gli aedi, no? C'era chi recitava le poesie oralmente, anzi prima l'oralità era come adesso la scrittura, cioè era il punto fondamentale. Giovanni Reale, che adesso mi sta mantenendo l'iPad, Giovanni Reale ha scritto un libro a proposito dell'oralità, della civiltà orale greca, importantissimo tra l'altro. Quindi il mezzo che ha scelto Platone potrebbe sembrare contraddittorio, perché lui abbatte la narrazione, però poi per spiegare una cosa presenta il mito della caverna. Giovanni Reale sempre, quando parla di Platone, a un certo punto dice che Platone utilizza il mito per raccontare qualcosa che attraverso il logos, il puro logos descrittivo, quello che sto utilizzando anche io, non può descrivere, non può raggiungere questa cosa qui. E qui volevo raggiungere anche il discorso sulla letteratura, cioè uno scrittore, diciamo, uno scrittore attuale, a parte certo alcune eccezioni, la caverna di Platone direbbe: oh, entrate, vedete che bella caverna, lì ci sono tre prigionieri che guardano le ombre, cretini. Farebbe una cosa del genere. Quindi si è perso proprio il valore della narrazione perché si è mischiato con l'informazione. E invece la narrazione è importantissima, è anche una cosa che si è persa appunto con l'informazione, cioè il mistero, l'enigma, comunque il mistero, la lacuna, ecco, ha delle lacune, la narrativa non ti spiega tutto, ha delle lacune, come ha detto anche Elena, cioè non ti presenta tutto. E quindi è compito della narrazione appunto presentare delle lacune, perché altrimenti sarebbero dati, sarebbero accumulo di dati, accumulo di informazioni. E poi, ripeto, non si è più nella narrazione, ma si è nell'informazione, si è sul foglio, Antonella mi ha sulla fatto venire Repubblica. una domanda Matteo. Tutto il male viene per nuocere? Ma forse no, dai, non tutto il male viene per nuocere, non tutto però, alcuno direi di sì. Ma io in tutto questo discorso che avete fatto molto, molto interessante, io penso che ogni generazione abbia il mito della caverna di Platone, quindi forse nelle generazioni precedenti era difficile uscire dalla caverna perché mancava la conoscenza, mancava forse la curiosità di andare oltre. E ai giorni nostri forse è ancora più difficile poter uscire perché abbiamo troppe informazioni e a volte troppa conoscenza che ci va un attimo a portare fuori equilibrio, ci destabilizza tutto questo perché non sappiamo più che cosa sia vero, che cosa non sia vero. Qual è la verità? Sicuramente, come diceva Elena, il percorso è sempre solitario e si parte da
una persona, dal singolo che vuole andare oltre, uscire dalla caverna. Però c'è da dire che in questi tempi abbiamo visto tante persone singole che hanno cercato di uscire dalla caverna, almeno ci hanno provato, alcuni sono usciti, hanno portato a disposizione di tutti tantissime verità. E il problema è poi quando uno rientra e vuole cercare di convincere gli altri delle proprie verità, e quello è molto difficile. L'abbiamo visto soprattutto, ne è stato un esempio durante il Covid, quando tutti noi siamo entrati per dire no, guardate che forse non è così, e niente, siamo dovuti scappare fuori perché nessuno ci credeva. Penso anche che il viaggio che sto facendo attraverso i miei libri sia un uscire dalla caverna e poi rientrare con i libri. Sono rientrata per portare questa conoscenza che è difficile, perché io mi immagino tante persone che possano dire come faccio io ad ascoltare e a sentire le storie da chi è in un'altra dimensione, e di conseguenza viene difficile ad accettare questa verità. E però ognuno di noi, secondo me, può essere quel personaggio che è uscito dalla caverna e sta portando avanti una sua conoscenza in modi diversi, sta portando avanti delle sue verità per poi metterle a disposizione di chi vuole ascoltarle, di chi vuole intraprendere un percorso suo, però è sempre personale, per poi portarlo nella collettività. E come dicevo, oggi siamo sommersi da tantissime informazioni e disinformazioni, quindi è veramente difficile stabilire quale sia la nostra verità, e di conseguenza, oltre a una conoscenza intellettuale, dobbiamo proprio agire con una conoscenza interiore, cioè passare attraverso un nostro sentire, perché come diceva prima Matteo, che non ha guardato direttamente la luce del sole, ma ha guardato un riflesso del sole. E anche noi dobbiamo guardare, iniziare poco per volta e vedere il riflesso del sole, perché la luce che rappresenta queste enormi verità, può rappresentare questo, ci può accecare, ci può fare male. Se non siamo pronti a determinate cose, possiamo farci del male. Quindi comunque un passo per volta, e utilizzare anche il cuore, quindi utilizzare un nostro sentire, la nostra percezione, se stiamo andando sulla strada giusta, se quello che stiamo seguendo, quello che ci interessa, è una cosa che sentiamo e non solo a livello intellettuale. Elena, che guerre spaziali interiori stiamo vivendo in questo momento storico? Bella domanda anche questa, molto complessa. Ma anche qui io penso che Vicolo dice corsi e ricorsi storici. Allora, io credo che questa sia un'epoca storica di contraddizioni, di problemi, di difficoltà, direi sotto tantissimi punti di vista. Ma penso anche che lo siano state le epoche passate, ossia da che mondo è mondo, ecco, passatemi l'espressione, da che l'uomo è l'uomo ci sono, ahimè, sempre state le guerre, le prepotenze, le angherie, le prevaricazioni, la bramosia del potere, del dominio economico. Ecco, è un po' quello che dicevo prima, no? Nel viaggio interiore che ognuno di noi fa, dovrebbe, come dire, essere più forte il desiderio di perseverare in un cammino di verità,
È molto bello quello che ha detto prima Matteo, citando Platone, sul cammino di conversione. Mi viene da dire che Dante stesso, per quale motivo ha scritto la Divina Commedia, no? Lo ricordo spesso io anche ai miei studenti. Beh, non è che si è svegliato una mattina e ha detto, vabbè, vediamo di tingere la carta bianca con qualcosa che possa macchiare insomma di nero, ma c'era forte in Dante il desiderio, che era un uomo come sappiamo anche attivo sul piano politico, di risvegliare gli animi, perché il periodo storico in cui lei viveva era un periodo corrotto sotto tutti i punti di vista, sul piano sociale, economico, politico, ecclesiastico, e quindi cosa voleva fare? Tentava di proporre una strada di conversione, appunto anche lui, no? Avrebbe voluto che dal mezzo del cammino in nostra vita, quindi dalla selva oscura in cui lui e quindi l'umanità si trovava, si passasse dalla via del peccato, della corruzione, alla via della verità, alla via della virtù. Ecco, quindi ti risponderei un po' in questo modo, ecco, le contraddizioni di oggi sono, ahimè, quelle che purtroppo hanno da sempre contraddistinto l'umanità, ecco, in tutte le fasi della storia dell'uomo, ecco. Matteo, chiedo a te di spiegare poi la domanda, ma questo coltello di cui ha parlato Elena, che ci presentano i media, esiste o non esiste? Questa è la grande domanda. Vabbè, per spiegare prima di tutto, il coltello a cui allude Giuseppe proviene dal mio libro, dove in un capitolo a un certo punto, ecco anche quello che ho detto prima, cioè quando sono scollegati gli episodi all'interno del libro, a un certo punto c'è, scusate, c'è il protagonista che entra all'interno della scena, corre, attraversa tutta la scena e poi rientra da sinistra. Poi dopo fa la stessa cosa, arresta la sua corsa al centro della scena e dopo entra il secondo protagonista, che rappresenta la figura paterna, ma questa è un'altra cosa, con una mano chiusa a pugno. Questa cosa non la dissi l'altra volta, mi ero confuso. Comunque, una mano chiusa a pugno che sembra, cioè la mano sembra avere all'interno un coltello o comunque diciamo il libro non è chiaro Però su questa cosa. si era compreso questo passaggio, quindi anche se non l'hai detto era chiaro. Sì, e che cioè, intendi che il coltello non si sapeva se ci fosse o meno. Io con questa cosa volevo, diciamo, l'ho pensato questo capitolo dopo aver letto un libro di Recalcati chiamato Il complesso di Telemaco, un libro importantissimo, mi ha fatto capire molte cose importanti e anche questa eredità, questa questione dell'eredità che è molto importante, che si sottovaluta. L'eredità non è la mia famiglia mi ha lasciato 100.000 euro, devo vedere come gestirli, non è questa l'eredità. L'eredità è il fare il conto col passato. Infatti lui dice c'è un movimento di sinistra che vuole completamente cancellare il passato, così come c'è un movimento di destra, tra virgolette, un movimento cioè più conservatore che il passato lo vede come una sorta di mito, una sorta di religione da tenere ferma e da seguire e da quasi genuflettersi verso il passato. E lui dice, forse propone questa alternativa, ovvero che l'unica cosa da fare col passato è riuscire a fare una cosa di mezzo, a trovare una soluzione che stia in mezzo a questi due aspetti. Quindi sia percorrere il passato, avere a che fare col passato, ma sia riuscire a cadere nell'oblio, cioè riuscire a dimenticare tutto a un certo punto.
E a questo si aggiunge anche un'altra cosa, ovvero questa, e qui arriviamo anche alla narrazione, arriviamo all'informazione, questo falso mito che noi possediamo il linguaggio, cioè io sto parlando e quindi io possiedo le parole che dico o io sono le parole che dico. No, 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 è l'opposto, è il linguaggio che possiede me. Anche perché io non l'ho inventato, non l'ha inventato Antonello, non l'ha inventato Elena, non l'ha inventato Giuseppe. Platone diceva c'è il legislatore, colui che si occupa di queste cose nel Cratilo. Cioè il linguaggio ci viene da un passato, ci viene appunto da tutta una storia che noi conosciamo, non conosciamo, ma comunque noi otteniamo. Cioè, ci arriva quest'aria, come abbiamo detto anche altre volte, ci arriva quest'aria da lontano che gli altri hanno respirato e che noi stiamo respirando. Quindi è importante tenere d'occhio anche questi aspetti che ci abitano, che ci formano. Quindi questo coltello esiste o non esiste? Forse è anche qui una soluzione di mezzo, cioè è una esistenza che non esiste. Perché fin quando tieni in conto di quello che è stato, di quello che è stata la storia, di quello che è stato il percorso umano, devi trarre delle conclusioni. Quindi, invece l'informazione, ecco il linguaggio che ci possiede e noi crediamo di possedere. L'informazione invece è fortemente attaccata all'attualità. Tant'è che noi non abbiamo nemmeno forse il potere di giudicare se quelle cose che ci vengono descritte esistano o non esistano. Perché Però è cioè, anche sono delle vero. informazioni che si accatastano. Però è anche vero che la TV è un po' come quel personaggio del tuo libro che esce sulla scena con il pugno chiuso e mostra un coltello, no? Ultimamente abbiamo visto per esempio gli incendi di Los Angeles e addirittura qualcuno Sì. ci ha fatto vedere che la scritta Hollywood insomma stava prendendo fuoco e poi grazie invece ai social abbiamo visto che insomma era tutta una costruzione digitale perché in effetti dei ragazzi hanno ripreso la scritta Hollywood e la collina insomma dove c'è questa scritta era intatta, insomma era piena, totalmente verde eccetera, e quindi anche in questo mi sono immaginato quel famoso coltello, no? Quel coltello, ti fanno vedere che c'è un coltello ma poi nella dimensione di realtà insomma il coltello non c'era, soltanto un pugno chiuso e poi vai a vedere insomma magari anche la mia mente stentava un po' a credere perché dicevo ma non è che l'hanno ripresa prima, no? Sai, uno si inizia a porre queste domande così, e invece no, cioè, il ragazzo aveva fatto vedere poi anche gli articoli di giornale per far capire che era in quella data lì, eccetera. Oppure addirittura dire, magari è lui che digitalmente ha costruito delle immagini per farci vedere che la collina non è bruciata. Stavo per dire esattamente questa cosa, che con l'intelligenza artificiale si può creare tutto, veramente. Ci sono ragazzi che sono bravissimi a creare delle illusioni, quindi, cioè, parlo delle immagini ovviamente, quindi veramente ormai abbiamo un pugno di mosche in mano. E Scusami invece, Giuseppe. Antonella, quanto la morte può rappresentare l'uscita dalla caverna? Bella domanda anche questa. Bravo Giuseppe, stai facendo delle belle domande. Allora, può rappresentare l'uscita dalla caverna se però iniziamo a uscirne, a prendere consapevolezza prima di morire, altrimenti finiamo in un'altra caverna uguale. Dobbiamo partire dal presupposto che, come hai detto tu, l'esempio di Hollywood è tutta un'illusione. Oggi può essere tutto e il contrario di tutto. E quindi è difficile capire che cosa sta succedendo al di fuori e quale sia una verità o tutto illusione. Ci fanno vedere di tutto e ci viene detto di tutto e di più. E quindi ritorno sempre al discorso che dobbiamo fare un lavoro su noi stessi, dobbiamo elaborare una nostra capacità di percepire, di percezione, di utilizzare altri sensi.
e se non facciamo questo lavoro prima che sopraggiunga il nostro momento, la nostra morte, e di là possiamo ritrovarci esattamente come di qua, nel senso che non siamo in grado di utilizzare i nostri sensi, quelli sottili, perché non li abbiamo ricercati di qua, non li abbiamo sviluppati, forse non ne sapevamo neanche la conoscenza, e di conseguenza di là è molto difficile stabilire quale sia poi una realtà, perché ci creiamo dei sogni, siccome la realtà si manifesta attraverso quello che noi siamo e pensiamo, e ci possiamo creare tantissime illusioni, ancora di più, e rimaniamo dentro in questa caverna, ma in tante caverne potremmo rimanere dentro, invischiati fino al momento in cui ognuno di noi non va a ricercare quella luce che comunque c'è, è presente, ma se non lo sappiamo, anche in vita non l'abbiamo mai cercata, non siamo mai usciti dagli schemi, non abbiamo mai fatto nulla, ma abbiamo sempre seguito e solo la massa, siamo sempre rimasti in questa caverna, diventa veramente difficile. Quindi c'è la possibilità di restare incastrati dentro in questo gioco che con il corpo, nella materia o senza il corpo, in un'altra dimensione, può essere esattamente la stessa cosa. Restiamo nella caverna. Magari è più bella di là, ce la creiamo in un modo più bello, divertente, però sempre caverna è. Elena, sconfino in un tema che non è tanto tuo, che è quello sociologico. Quanto l'uscita dai boschi e l'entrata in città può rappresentare l'entrata nella caverna? Il percorso che ci ha portato alle fabbriche, al vivere in città, alla modernità, ci ha reso, tra virgolette, paradossalmente, doveva renderci più liberi, ci ha resi più schiavi, no? Sì, mi viene in mente, insomma, faccio molte citazioni, ma mi viene in mente Rousseau con il mito del buon selvaggio e dell'uomo che viene corrotto dalla civiltà. Ma io sono sempre molto cauta, nel senso che, perdonate un'altra citazione, mi piace pensare al giusto mezzo come strada proposta da Aristotele, soprattutto all'interno dell'etica nicomacheia, quindi del mondo delle virtù. Ma io non credo ci sia un mondo buono, cioè quello della natura, e un mondo cattivo, quello della città o della civiltà. Io penso, tornando al discorso che facevamo inizio trasmissione, che tutto dipenda molto da un discernimento personale. Quindi sicuramente il mondo della natura, di cui abbiamo ancora tantissimo bisogno, io personalmente adoro la natura, sia assolutamente un mondo che ci appartiene. Non per questo però dobbiamo demonizzare il mondo diciamo della città, del lavoro, ma volendo anche possiamo dire di un mondo, come dire, meccanicizzato, di una evoluzione, ecco, in questo senso, no? È un po' come dire demonizzo, che ne so, internet, i miei strumenti di informazione, ma no, assolutamente no. Tutto dipende da una disciplina che noi stessi, con buon criterio, con quella buona ragione che abbiamo, dobbiamo insomma utilizzare e inserirci quindi in un mondo anche quale quello della società, ma perché no, chiamiamola pure dell'intelligenza artificiale anche. Credo che tutto debba essere utilizzato con intelligenza. Abbiamo l'intelligenza e quindi non credo che comunque il mondo debba essere in qualche misura o una parte di esso demonizzato.
avuto in ospite con noi, molto molto. Vai Matteo, l'ultimo saluto e poi ce ne andiamo, dai. Beh, io sottoscrivo quello che hai detto, le ultime parole, e saluto tutti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Saluto Elena, Matteo, grazie Giuseppe sempre della tua disponibilità. Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao ciao. Buona serata, grazie, ciao ciao. Buonasera a tutti, siamo su Guerre Spaziali ed oggi siamo con Veronica NM Green che ci parlerà del Capodanno cinese. Ciao Veronica, come stai? Ciao, tutto bene? Grazie, un saluto a tutti. Questa tua tendenza verso la sociologia si è visto anche nel libro a proposito di Lisa, no? Quanto ti appassiona questa materia? Beh, diciamo che è nata in modo molto empirico. Ho sempre osservato più che parlato, anche se non sembra adesso, perché quando parlo delle cose che mi appassionano parlo, ma in linea generale se sono tra le persone tendo a rimanere molto in silenzio e osservare, soprattutto da piccola, anche durante l'adolescenza, perché mi ha sempre affascinato il modo di comportarsi delle persone. Volevo capire da dove derivassero certe
attitudini all'aggressività, perché invece quella persona fosse più tranquilla, chissà che vita ha avuto, che passato ha avuto, per cui ho sempre un po' osservato le persone come mia curiosità personale. In più, avendo sempre scritto, scrivevo tanti racconti, tante storie prima di scrivere libri, per avere un'ispirazione, ovviamente le persone sono ottime, sono la più grande fonte di ispirazione che possiamo avere, perché ogni storia è una storia che vale la pena raccontare. E quindi questa osservazione è andata avanti e da lì appunto ho inserito nei miei libri in modo molto umile, perché non sono una sociologa, però ho cercato di appunto portare questa mia osservazione. Questo è l'anno del serpente verde o il serpente di legno, e quindi molti si chiederanno cosa significa e da dove vengono questi animali, oltretutto mescolati con colori o altri strani fenomeni come il legno. L'anno scorso ad esempio avevamo il drago, quest'anno abbiamo il serpente, e quindi mi piacerebbe introdurvi un pochino che cos'è il calendario cinese, come funziona e da dove derivano appunto tutti questi animali, e poi fare una piccolissima previsione rispetto al 2025 in modo molto umile, basandoci proprio su queste informazioni. Se noi infatti vediamo la nostra prima immagine, l'immagine numero 1, vediamo questa figura del serpente verde. Per noi il serpente ha un significato negativo, diciamoci la verità, la maggior parte delle persone non lo vede di buon occhio come animale, però per i cinesi non è così e lo scopriremo man mano. È in realtà visto come un animale molto regale, importante, anche astuto, quindi la sua presenza non è per forza qualcosa di negativo o di cattivo auspicio, anzi. Adesso però cerchiamo di capire perché proprio il serpente e perché deve essere verde, che può risultare un po' strano. Questo è perché il calendario cinese è un calendario lunisolare, cioè si basa sull'osservazione dei movimenti del Sole e della Luna, quindi i movimenti della Terra intorno al Sole e della Luna intorno alla Terra. Come vediamo dall'immagine numero 2, che è stata creata per dare proprio questa visione di questa alternanza tra diverse figure, questo calendario ha solitamente un aspetto circolare e si calcola partendo dal solstizio d'inverno, quindi il 21 del 12, e calcolando la seconda luna nuova rispetto appunto al solstizio d'inverno, e da lì parte il nuovo calendario, il nuovo anno. Quindi un mese è il tempo che abbiamo tra due lune. Come possiamo notare, ci sono delle differenze rispetto al calendario gregoriano, quello che usiamo noi prettamente in Occidente, perché questo calendario serviva per scandire la vita nella campagna, la vita rurale, cercare di seguire al meglio le stagioni e capire come comportarsi per avere un raccolto migliore, per avere più fortuna, per avere più benessere, per vivere la vita in accordo con la natura. E per questo ha anche questa forma particolare. Addirittura c'è una leggenda, possiamo dire, perché non è confermata dal punto di vista storico, che durante l'impero dell'imperatore giallo, quindi parliamo di quasi 4.000 anni fa, un suo scienziato, qualcuno che lo consigliava, un consigliere, aveva studiato che ogni 15 gradi di spostamento della Terra c'era un cambiamento nella stagione, un cambiamento degno di nota, del quale i contadini, gli agricoltori, l'esercito, tutti dovevano sapere, perché questo cambiamento portava delle modifiche importanti che andavano tenute in considerazione, giusto per capire quanto fosse importante avere questa visione. Nell'immagine numero 3, che io ho preso direttamente dal blog di un'autrice
favolosa che si chiama Benebell Well, e lei è un'autrice che scrive libri sul taoismo molto belli, purtroppo per ora sono in inglese, ma sono fantastici, li uso sempre per le mie ricerche. E ha realizzato questo calendario che ci fa capire perfettamente l'alternarsi di tutti gli animali, ma anche vediamo fuoco, metallo, acqua, e andiamo a scoprire perché c'è tutta questa alternanza, da dove deriva. Come potete notare, questo calendario ha delle origini molto antiche, si vede proprio dalla sua forma e lo abbiamo accennato prima, ma ci sono addirittura proprio, in questo caso, delle prove. Abbiamo che durante la dinastia Yi, che è circa il 1100 a.C., si usasse questo tipo di calendario per contare i giorni, quindi ci sono effettivamente in varie dinastie alcuni accenni all'utilizzo di questo calendario, quindi possiamo veramente supporre che sia antichissimo. Poi nel 1912 la Cina abbandona l'utilizzo ufficiale di questo calendario per assumere quello gregoriano, per cui ufficialmente non è più questo, ma viene ancora utilizzato tantissimo sia da un punto di vista culturale che agricolo, e lo vediamo perché adesso c'è il Capodanno cinese e in Cina si fanno dei festeggiamenti enormi, le persone si fermano, non lavorano, festeggiano per settimane, insomma è veramente importante, quindi altro che dismesso nel 1912, poi la cultura e i valori sono rimasti fortunatamente a custodire questo bellissimo tesoro, secondo me, secondo il mio parere. Allora, cosa vuol dire calendario sessagenario? Quindi è un calendario dove noi vediamo che si ripetono dei cicli di 60 anni, appunto, chiamato in cinese, perdonate il mio cinese, Tanji, che se lo dovessimo scrivere in lingua occidentale sarebbe G-A-N-Z-H-I, quindi Ganzi, però non è la pronuncia corretta. Ed è un sistema basato sulla combinazione di due segni, 10 tronchi celesti e 12 rami terrestri, che grazie alla loro combinazione ci portano ad avere quello che vedete ora. E nell'immagine 4 che invece ho creato io, quindi è un po' meno magari, è un po' più schematica, è un po' più visuale, vi ho messo i 12 animali dello zodiaco cinese che ho usato per fare vedere le corrispondenze con i 12 mesi lunisolari del calendario. Quindi abbiamo 12 mesi e fin qua ci capiamo, anche noi abbiamo 12 mesi. Nel calendario cinese, faccio questa parentesi perché giustamente un esperto può notarlo, non sempre i mesi sono 12, perché appunto il calcolo dipende dalla luna e dalle altre osservazioni. A volte ci troviamo anche 13 mesi, però per non creare difficoltà diciamo che in media abbiamo questi 12 mesi, 12 rami terrestri con i 12 animali dello zodiaco, e si vanno a combinare con questi 5 movimenti, i movimenti del Wuxing, che poi andremo a vedere. Quindi ogni anno io ho un animale, ad esempio la tigre, che si combina con legno e così via. Quest'anno siamo capitati con il serpente di legno. E è interessante perché appunto se guardiamo 12 per 5 fa 60 e quindi abbiamo tutto questo ciclo sessagenario che rappresenta il ciclo del calendario cinese. Interessante nominare anche una leggenda che ci parla dei 10 tronchi celesti, che la vediamo nell'immagine numero 5, dove vediamo presenti 10 soli. 10 sono tantissimi, perché la leggenda narra che c'erano questi 10 soli nel cielo, ma che si alternavano l'uno con l'altro, per cui una volta ce n'era uno, un'altra volta l'altro, e fin qua tutto andava abbastanza bene. Un giorno apparvero nel cielo tutti assieme, contemporaneamente, e la terra ovviamente stava iniziando a seccarsi, a bruciare, e allora arriva un arciere, presumibilmente si chiamava Iwo, e questo arciere con le sue frecce va a colpire 9 di questi soli, e lo vediamo rappresentato nell'immagine numero 6, presa proprio da un'illustrazione che ora è disponibile al pubblico per l'utilizzo, e vediamo questo arciere che punta i 9 soli e ne lascia uno solo.
Pertanto abbiamo la fortuna ora di avere un unico sole grazie al suo intervento. Scherzi a parte, questa leggenda poi è molto bella e prosegue anche narrando il rapporto tra Sole e Luna, quindi magari in un'altra occasione potremo parlare delle leggende taoiste o cinesi che sono molto belle e si legano anche alla vita vera. I 12 rami terrestri invece, come dicevamo, corrispondono semplicemente agli animali dello zodiaco e quindi combinando queste due cose noi abbiamo ogni volta una fase, un animale e insieme ci danno quel calendario che abbiamo visto prima. Ma che cos'è questo Wuxing, cioè quei 5 elementi o movimenti che abbiamo visto prima? Dobbiamo partire proprio dalla parola. Quindi vediamo cosa significa Wuxing nell'immagine numero 7. Questo è un sinogramma cinese, quindi sono i caratteri che si usano in Cina. Vediamo Wu e vediamo Xing. Wu vuol dire 5, parliamo dopo, è un po' meno affascinante, mentre Xing significa o comunque rappresenta un passo sinistro e un passo destro. Magari non si vede, ma è così. E quindi rappresenta il movimento che si fa camminando. Noi in Occidente infatti li chiamiamo i 5 elementi, ma sarebbe più corretto chiamare 5 fasi, 5 movimenti, 5 agenti, perché proprio già nella sua parola è contenuto il movimento. Questa parola caratterizza proprio tutti i mutamenti che subiscono gli esseri umani, ma non solo, la natura, gli animali, i movimenti nello spazio, per cui tutto caratterizzato da questi 5 movimenti. Per questo sarebbe più corretto chiamarli movimento. Quindi è proprio quel periodo regolare che transita per più fasi stabilite, come ad esempio lo scorrere delle stagioni. Mentre, come accennavo, il nostro V è il numero 5, quindi rappresenta il numero di volte quando avvengono queste trasformazioni, quindi le possibilità che esistono per noi di categorizzare un certo fenomeno che trova una sua dimensione spazio-temporale. Attenzione, soprattutto per il taoismo, il discorso di categorizzare non vuol dire mettere qualcuno in una casella assoluta, ma darci degli strumenti per parlare e confrontarci. Ad esempio, l'acqua rimane acqua, che io la chiami acqua o Isabella, rimarrà sempre acqua nella sua essenza, ma è chiaro che per parlare e comunicare tra di noi e per confrontarci servono anche delle categorizzazioni. Quindi questo movimento, questo ordine circolare degli elementi ci permette di dare un nome a tutti i fenomeni dell'universo, alle nostre emozioni, a tutto. Infatti adesso andremo a vederlo. Nell'immagine numero 8 noi vediamo i nostri movimenti in movimento, appunto in ciclo. Solitamente vengono rappresentati in questo modo. Questo è uno dei tanti cicli, perché poi le loro interazioni possono essere di diversa natura, però dal punto di vista alchemico abbiamo il legno, quello circondato dal verde, che genera il fuoco, quello circondato dal cerchio rosso, che genera a sua volta la terra, che genera a sua volta il metallo e infine genera a sua volta l'acqua e il ciclo poi ricomincia. È molto affascinante perché sulla base di questa cosa qua i cinesi hanno costruito tantissime teorie, tantissime filosofie. Basti pensare anche che la medicina tradizionale cinese si basa su questa cosa qua. È molto affascinante, ma anche l'arte della guerra, quindi decidere quando entrare in guerra, come entrare in guerra, quando piantare determinati frutti, che cibi consumare in una determinata stagione. Quindi veramente da qui parte il mondo attraverso il quale si vive soprattutto nella Cina antica. Adesso un po' meno, ma ancora si tiene in grande considerazione. Sicuramente questo genera molta curiosità, perché una persona può dire ok, questi elementi si generano a vicenda, ma che significa? Dal punto di vista alchemico, poi il discorso è molto interessante, se vorrete un giorno lo approfondiremo, il legno va a nutrire il fuoco, perché quando il legno è
un combustibile, permette al fuoco di bruciare, di diventare più grande. Le ceneri del fuoco, quando si depositano sulla terra, rendono il terreno più fertile e quindi andiamo a nutrire la terra. La terra, attraverso una serie di trasformazioni, dà vita ai minerali, ai metalli, e quindi abbiamo il metallo. E il metallo, infine, grazie alle sue proprietà appunto minerali e metalliche, va a nutrire l'acqua, la rende più viva, più forte, e a sua volta l'acqua sostiene il legno. Questo riusciamo a immaginarlo anche abbastanza bene. E quindi questo ciclo, quando in equilibrio, ci permette di stare bene, fa stare bene la natura, fa stare bene noi, i nostri organi sono tutti in accordo e le stagioni scorrono in modo regolare, le nostre emozioni si susseguono ma senza prevaricare, per cui si sta bene. Per farvi qualche esempio, magari qualcuno può essere curioso, ho creato una piccola tabellina nella prossima immagine. È veramente una tabella super riassuntiva, perché come vi dicevo, noi possiamo mettere in queste categorie qualsiasi cosa. Però così a grandi linee, del legno parleremo ampiamente dopo perché è protagonista del 2025, mentre il fuoco, vediamo, si associa all'estate come stagione. Come emozione, e per noi capisco è un po' difficile perché per emozione noi tendiamo a vedere negativo e positivo, in questo caso abbiamo la gioia, come organo e viscere, cuore e intestino tenue, il tronco celeste che magari è di minore interesse, il terzo e il quarto, la direzione sud e il colore rosso, e così via. Quindi possiamo andare a trovare tutto ciò che ci interessa all'interno di questi ambiti, i sapori, i cibi, i colori da indossare, il periodo durante il quale nasciamo, tutti questi significati hanno a che fare con i 5 movimenti. È un po' complesso, però ho cercato un po' di riassumere in modo più specifico ma anche generalista possibile, nel senso che ho specificato dove effettivamente sono determinate colori, direzioni, ma il discorso è molto generale perché ci si potrebbe scrivere tanti libri a riguardo, è veramente, c'è tanto materiale. E adesso andiamo proprio nel nostro legno, perché ormai lo stiamo vedendo ovunque, questo serpente di legno o verde che compare sui nostri schermi mentre tutti si fanno gli auguri di Capodanno cinese, e quindi cerchiamo di capire che cosa significa. E come vedete dall'immagine che rappresenta questo bell'albero di pino, Mu è il nostro legno. Abbiamo il sinogramma cinese, il modo di scriverlo occidentale e la sua rappresentazione. Ho scelto questo albero perché il pino è un albero forte, che cresce in tutte le condizioni, si arrampica persino sulle rocce e riesce a crescere, fa delle cose straordinarie. Noi nel Tai Chi, ad esempio, lo prendiamo in grande considerazione, si dice essere centrati come un albero di pino, quindi belli allungati verso il cielo, ma mantenendo delle belle radici per terra. Scusa, c'è stato un abbaio del mio cane che non so. Non so se si è sentito. Ma pochissimo. Ok. Ma ci sono sempre, quindi non c'è problema. Sì, vedo che capitano in tanti video, ogni tanto su YouTube sento che parlano e sotto sì, salgono in braccio, quindi di tutte non ti preoccupare. Sì, anzi sono belle queste cose. E dicevo che nel Tai Chi abbiamo questa attitudine nell'imitare l'albero di pino, perché rappresenta delle forti radici che ci tengono radicate, ma anche questa elevazione, questo desiderio di accordarsi, di comunicare col cielo. Ma c'è una grande umiltà in questo albero, perché se noi vediamo il sinogramma a fianco, c'è questa figura fatta con una linea orizzontale, spunta su una piccola linea verticale, e poi abbiamo queste frange. La linea orizzontale rappresenta la terra, quindi vedete che la maggior parte della rappresentazione è sotto, non sopra. Sopra avanza un piccolo pezzettino. Questo significa che il legno primaverile è un legno che ancora ha bisogno di forti radici che si nutrono grazie all'acqua e spunta fuori dalla terra come un germoglio perché è appena nato, quindi è un legno giovane.
È un legno giovane, quindi anche più sensibile. Se esce troppo in fretta si brucia, si secca e ha finito di crescere. Ma allo stesso tempo, se viene troppo nutrito, troppo coccolato, arriva troppa acqua, marcisce. Quindi è un momento molto delicato della nostra vita, della vita delle piante. La primavera, la germogliazione, è proprio il potenziale massimo di forza, vitalità, di slancio, di desiderio di crescere ed esplorare, ma va comunque posta qualche attenzione. Il legno infatti è associato all'est, al sole nascente, all'alba, proprio a quella promessa del nuovo giorno che arriva, ed è incoraggiante che quest'anno sia un anno di legno. Speriamo che questi sentimenti vengano portati avanti durante l'anno. È un movimento di grande vitalità, quindi stimola, richiede di muoversi, di togliersi da situazioni stagnanti, richiede cambiamento. Per cui rimanere secchi, impalati, diciamo che non è il massimo per invece un albero che vuole muoversi. Figuriamoci se ci mettiamo in relazione pure al serpente, che rappresenta altrettanto movimento. Non è un anno per i pigri, diciamo che ci sarà da muoversi, perlomeno così ci dicono le caratteristiche del legno. Vi dico anche un'altra cosa che magari può sembrare decontestualizzata, ma è molto interessante. L'organo associato a questa stagione, la stagione del legno, è il fegato, mentre il viscere è la vescica biliare. E voi direte, e quindi? Quindi il nostro corpo è un impero, secondo la medicina tradizionale cinese, e in un impero tutto va bene quando c'è armonia. Ma il fegato è il generale del nostro impero. La vescica biliare è il soldato. Pertanto, se noi diamo al nostro generale dei motivi per andare in guerra, il nostro generale si sfrega le mani perché non vede l'ora di andare in guerra e il soldato esegue, va e fa la sua guerra. Quindi quando un legno è in equilibrio e essendo l'anno di legno coinvolge tutti noi, userà il suo coraggio al pari della sua rabbia, cioè si darà una spinta di coraggio per fare qualcosa come se fosse una rabbia che lo muove, una rabbia positiva, perché se voi pensate quando si andava in battaglia e si urlava per caricarsi, non era un urlo solo di rabbia, ma anche di coraggio, ci si faceva forza. Spesso lo vediamo anche nelle attività sportive, la gente che lancia un urlo prima di fare qualcosa, è proprio per darsi coraggio. Purtroppo ci sono anche i disequilibri, quindi se noi anziché rispondere alla rabbia velocemente, quindi facciamo un esempio, qualcuno ci manda a quel paese, una rabbia sana cosa fa? Gli dice, pensa per te, o comunque gli dà una risposta uguale e contraria, quindi cerca di proprio rimandargli indietro la cosa. Quando il nostro corpo è in disequilibrio, invece noi tratteniamo, ci teniamo dentro quella cosa, continuiamo tutto il giorno a pensarci, magari per mesi, ci viene la frustrazione, iniziamo a stare male e quindi ci mangiamo dall'interno. L'altra reazione potrebbe essere invece quella che quando noi ci arrabbiamo troppo ma non riusciamo a manifestarlo, diventiamo collerici, quindi ce la prendiamo con tutti, iniziamo a urlare a tutti, rabbia cieca, diventa una furia, siamo proprio cattivi. Pensate quindi quanto è importante tenere in equilibrio questo legno. Noi chiaramente possiamo pensare solo a noi stessi, possiamo cercare di stare noi in equilibrio, non possiamo chiedere al resto del mondo di trovare questa cosa, però se ognuno di noi cerca il suo equilibrio dentro di sé, poi a cascata porta questa armonia anche nel mondo, per cui quando si dice sì, ma io cosa posso fare se il mondo va a rotoli, è lo stesso, in realtà no, se ci prendiamo cura di noi stessi un piccolo contributo lo diamo. Quindi soprattutto in questo anno di legno stiamo attenti a come gestiamo la nostra rabbia, perché potrebbe essere un po' più sollecitata e anche dal punto di vista della salute stiamo attenti al nostro fegato, vogliamogli bene a questo nostro fegato. Oltretutto il legno ha un'altra caratteristica, che per non spezzarsi deve essere morbido e flessibile. Infatti quando noi siamo flessibili nella vita, anche se arriva un forte vento, una tempesta, ci muoviamo un po', non siamo proprio felici, però riusciamo a resistere.
Quando invece ci incaponiamo, diventiamo proprio duri sulle nostre posizioni, a volte ci spezziamo. Altrettanto, se siamo troppo scioglievoli, in qualche modo non riusciamo a resistere a questo vento. Questo significa che è necessario mantenere una certa flessibilità per essere in accordo al proprio legno. Ora che abbiamo più o meno coperto il nostro Wuxing e abbiamo capito meglio il nostro legno, passiamo ai fantastici animali dello zodiaco, che sembra quasi il titolo di un nuovo telefilm, ma sono i nostri animali. Questa è una rappresentazione più antica, dove vediamo appunto gli animali in circolo con queste bellissime poi figure che li rappresentano, e anche il Bagua, quindi gli 8 trigrammi. Io invece, come sempre, ho creato una visione un po' più schematica, proprio per darvi modo di riuscire a visualizzarli più chiaramente, quindi su uno sfondo bianco. E come vedete, i nostri 12 animali sono il topo, il bue, la tigre, la lepre, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il cinghiale. Tra l'altro c'è una leggenda divertentissima, possiamo dire, sul nostro serpente, perché la leggenda narra che per decidere questo ordine c'è stata una gara, e durante questa gara tutti gli animali corrono per arrivare per primi. Ci sono diversi tipi di terreno. A un certo punto c'è un rigolo d'acqua, un fiumiciattolo, e il serpente inizia a preoccuparsi perché lui non è un gran nuotatore. Allora cosa fa? Vede che sta arrivando il cavallo, gli salta sopra, senza chiedere ovviamente. Il cavallo attraversa il fiume, arriva vicino al traguardo, il serpente salta giù e arriva prima del cavallo. E questo ci fa capire già un po' la natura di questo serpente, che non è che sia cattivo, è astuto, diciamo che si è un po' approfittato della situazione, usando i suoi punti di forza, che sono l'essere leggero e molto scaltro, per invece usare la forza del cavallo, che è più grande, più forte, è più visibile. Comunque, al di là di questa leggenda, è un animale dalla grande profondità, conoscenza e saggezza, un animale anche elegante, regale. La sua natura infatti simboleggia il rinnovamento, perché il serpente cambia la sua pelle, anche un po' di mistero per il suo modo di fare, e la furbizia, come ci ha detto la leggenda. È legato al femminile, spesso viene appunto messo un po' più nel lato yin della faccenda, perché è misterioso, è un po' oscuro, tende anche a nascondersi nella terra, tra le piante, e uscire un po' a sorpresa. Ha questo modo di fare molto sinuoso, tende un po' a ipnotizzare quei suoi movimenti, quindi è stato associato al femminile, vabbè, prendiamola così. Quindi vedete già che per i cinesi non è un animale negativo, vale come tutti gli altri. È sicuramente un simbolo di rinascita e di fortuna, e anche di evoluzione spirituale, perché ogni volta che c'è questo cambiamento, questo cambio di pelle, comunque si deve ritrovare la propria essenza, che è la cosa che resta. Può cambiare la pelle, ma l'essenza rimane, quindi è molto utile come metafora per la crescita personale. E questa è stata un po' la visione folcloristica, storica, filosofica del nostro Capodanno cinese. Non sono qui a fare previsioni perché non è il mio lavoro, però sulla base dei dati che abbiamo raccolto finora possiamo fare delle ipotesi su cosa ci aspetta nel 2025, che per noi è già iniziato, ma per i cinesi oggi ufficialmente inizia con grandi festeggiamenti. Allora, il legno abbiamo detto che rappresenta la crescita, e fin qua tutto bene, la flessibilità e il coraggio, ma anche la connessione con la natura. Quindi, se possiamo, per avere un anno migliore, possiamo circondarci di piante, tanto verde. Se non abbiamo la possibilità di andare a camminare nel bosco, o se non siamo circondati dalla natura, possiamo metterci in ufficio delle piante e curarci di loro. Questo è di ottimo auspicio per questo nuovo anno, circondarsi di cose verdi, soprattutto cose verdi vive come le piante. Può essere, secondo me, anche un'idea non male in generale, a prescindere dall'anno. In più il serpente rappresenta anche vitalità, luminosità per via della sua pelle che riflette, quindi sicuramente un anno di luce, accendere una candela,
esporsi al sole, quindi avere proprio questo atteggiamento molto legato ai ritmi naturali, la luce, le piante, il verde. Quindi è un anno caratterizzato da crescita, cambiamento, ma anche, come dicevamo, introspezione, perché il serpente deve mantenere la sua essenza e la pianta, come abbiamo visto, ha delle radici profonde ancora prima di uscire, per cui dobbiamo essere sicuri di noi stessi, dobbiamo avere una grande forza morale e spirituale in questo periodo, perché qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cambiamento possa arrivare in questo anno, chi ha grande moralità e spiritualità se la caverà sempre, perché non perde le sue radici, non perde la sua connessione col cielo. E questo vale sempre, ma in particolare quest'anno. Potrebbero esserci anche dei tumulti, dipende appunto come la prendiamo dal punto di vista di questo generale che viene sollecitato. In ogni caso è sempre meglio essere pronti. Speriamo non esca al lato del serpente un po' più particolare, nel senso che il serpente ovviamente può ipnotizzare, può paralizzare e poi colpire. Questo significa che potremmo avere l'impressione che una persona sia in un certo modo e poi magari togliendosi la pelle potrebbe rivelarsi qualcos'altro, quindi dobbiamo stare un po' attenti alle illusioni. A volte ci illudiamo che qualche persona è molto brava, molto bella, fantastica, soprattutto i guru, quelli che ci dispensano tutte le verità del mondo senza mai farsi delle domande, però alcune volte il loro scopo è solo quello di rubarci l'energia, quindi di ipnotizzarci e quando noi siamo paralizzati prenderci l'energia. Quindi dobbiamo stare veramente attenti, ma ripeto, se noi abbiamo la nostra forza, la nostra connessione, non abbiamo alcun problema. Dobbiamo rimanere adattabili e attenti, proprio come la nostra piantina, il nostro germoglio, che è molto forte perché ha le sue radici. Coraggio significa anche visione, quindi è un ottimo anno per gli artisti, per chi ha idee da portare avanti, se volete scrivere un libro o volete iniziare un percorso artistico potrebbe essere molto interessante. Ho letto, perché non sono esperta, che invece dal punto di vista finanziario non sarà un grande anno dove fare grandi movimenti, però ripeto, non è il mio settore, quindi io ve lo riporto, poi se volete approfondire magari potete fare altre ricerche. Concludo facendovi questa piccola narrazione. Il legno è in una posizione particolare, dicevamo, perché prima di lui c'è l'acqua e dopo di lui c'è il fuoco. L'acqua significa volontà, determinazione. Voi pensate all'acqua che riesce o con una piccola goccia a scavare la roccia o quando è dirompente spacca le dighe, quindi l'acqua è forte, una grande forza di volontà. D'altra parte il fuoco invece è la passione, la connessione, sentire nel proprio cuore qual è la nostra missione di vita, cosa ci piace fare. Nel mezzo c'è il legno è l'idea, è la creatività. Se noi abbiamo un'idea, ma ci manca la passione, quell'idea non andrà avanti. Se abbiamo un'idea e ci manca la volontà di metterla in atto, quell'idea non andrà avanti. Quindi, rimanendo sempre connessi con noi stessi, dobbiamo avere una grande, di nuovo, connessione, forza per avere la determinazione di portare avanti questi progetti per il 2025, ma d'altra parte metterci sempre il cuore onesto, il cuore senza ego, quindi quello che si emoziona facendo le cose che ama. Se noi ci muoviamo in questo modo, il nostro 2025 penso che sarà sicuramente un anno che vale la pena di vivere, quindi con equilibrio, gioia, e vi lascio con un'immagine del serpente verde del Capodanno cinese, che è l'ultima che chiude il nostro percorso. A noi può risultare come un serpente pauroso, però poverino se sorride cosa deve fare, e vedete quanto è regale, quanto è forte, ma anche misterioso, quindi ha questa figura proprio importante. E ovviamente i cinesi festeggiano anche con tantissime lanterne rosse, con i fuochi d'artificio, con tante luci. Anche qui c'è una leggenda che dice appunto che c'era un demone che la notte andava a prendere le persone per fargli del male, molto riassumendo, e una famiglia invece che scappare cosa fa? Addobba tutta la casa con tante luci, fa scoppiare dei piccoli fuochi
e questo demone scappa. Quindi questi grandi festeggiamenti servono anche un po' a esorcizzare le paure, e quindi è tutto molto, molto bello dal punto di vista folcloristico e culturale. E detto questo, io vi auguro di festeggiare bene il Capodanno cinese se lo farete, di passare un bell'anno, un bel 2025, e se ci sono domande o curiosità potete anche scriverle sotto questo video, che rispondo volentieri, sia scrivendovi una risposta che magari approfondendo argomenti che tra questi vi sono parsi di maggiore interesse. Io ho delle domande, posso farle? Sì, grazie, perché mi stavo un po' sentendo strana in questo monologo. Senti, quanto ti ha cambiato la cultura orientale, questi viaggi che hai fatto, questa conoscenza? Parlo sul piano interiore soprattutto. Certo. Ma sicuramente è stato interessante, perché sono riuscita a dare delle risposte a quesiti che in altro modo non riuscivo a trovare risposta. Mi chiedevo un po' da dove derivassero queste passioni e cosa significasse avere una certa attitudine con una stagione, con un'emozione. E poi mi ha aiutato sicuramente l'approccio con la medicina tradizionale cinese, che ha sicuramente cambiato la mia vita, perché mi ha veramente aiutato a superare un periodo dal punto di vista della salute molto difficile, e quindi mi sono legata molto. Volevo capire cosa c'era alla base, come faceva l'agopuntore a sapere dove mettere gli aghi, perché li metteva in quel modo, ma perché si interessava anche delle mie emozioni. È stata la prima persona che mi ha chiesto veramente come mi sentivo, come stessi, quello che mangiavo, mi guardava gli occhi, mi guardava la lingua, guardava i colori che indossavo, e ho detto no, è troppo interessante, quindi io voglio capire, e da lì si è aperto un mondo bellissimo. Infatti la medicina olistica è molto importante ed è molto oscurata, perché comunque poi andrebbe contro un sistema di case farmaceutiche, eccetera. Invece la loro non è curare noi stessi, la loro intenzione, ma è soltanto, tra virgolette, alleviare i sintomi e poi rimanere ammalati, insomma. Senti, hai avuto un po' di riscontri sul tuo libro, è piaciuto molto, è scritto benissimo a proposito di Lisa, quindi volevo riportarti questo feedback che ho avuto, e spero che veramente poi assieme, anche tu da sola, possiamo fare un lavoro per promuovere, insomma, questo libro, perché poi è un libro che narra di un viaggio interiore, come le cose che poi ci porti sia nella rubrica Taoismo e libri, quindi mi farebbe piacere poterlo promuovere sempre di più questo libro, perché poi è scritto bene e arriva a toccare i livelli profondi e interessanti. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Abbiamo già parlato di un calendario, è stata nella prima puntata di Guerre Spaziali ed era quella lì, era relativo al calendario Maya, e c'era Lorena Caramanico, insomma è stata una puntata molto interessante, e anche i Maya in effetti avevano più o meno orientato i loro calendari relativamente a questioni lunari, 13 mesi, insomma tutta una serie di cose. Invece noi andiamo verso un tipo di società che è molto orientata sul materialismo. Cosa pensi? Sì, sicuramente, sicuramente a volte ci dimentichiamo anche dell'importanza del tempo che passa e del significato che ha. Ho visto la realizzazione di uno di questi calendari cinesi che ancora oggi appunto sono in uso e vengono stampati giorno per giorno, pertanto abbiamo un giorno che trascorre e poi si strappa la pagina,
e per ogni giornata noi abbiamo l'animale che ha maggiore influenza su quella giornata, il tipo di attività che sarebbe meglio evitare, le piccole azioni da fare, un po' come quei calendari dei frati, non mi ricordo, che c'erano da noi. Quindi anche noi avevamo questa cultura contadina, questa vicinanza con la natura, anche delle piccole accortezze che prendevamo durante la giornata per avere un buon auspicio. Ci curavamo un po' anche di questo aspetto folcloristico che secondo me non è sbagliato, anzi è molto culturale e poi crea anche un legame col territorio. E invece ora si tende un po' a definirlo cose per creduloni, no, io non leggo l'oroscopo perché al di là delle misurazioni e chi le fa meglio, chi le fa peggio, però sicuramente sono cose che creano anche una curiosità, una ricerca, anche bello sapere, chissà oggi come mi va la giornata e magari scoprire che va in un altro modo. Ma al di là di questo penso che sia proprio brutto perdere questa connessione, questo aspetto meno materiale, anche un po' più effimero a volte se vogliamo, per carità, però è bello, è divertente, crea anche modo di confrontarsi e parlare con le persone, insomma anche i più a volte quelli un po' più vicini al mondo scientifico si fanno una risata, quindi dice tu sei questo segno, di solito questi fanno così e loro effettivamente sono un po' testardo, sono un po' curioso, per cui in fondo piace a tutti sentirsi parte di un certo movimento, avere una stella che ci rappresenta, che ci influenza, penso sia anche divertente. Ogni tanto si dovrebbe prendere la vita anche con più leggerezza, ma non nel senso di essere effimeri, leggeri, ma di godersi di più anche queste cose. Quindi se curarsi una pianta, guardarla crescere, può influenzare bene il nostro anno, posso crederci o no, ma nel frattempo mi sono presa cura di una pianta, male sicuro non fa. Cioè, piccole cose, uscire con il sorriso, creare connessioni con le persone. Ci stiamo un po' perdendo il bello delle nostre giornate, del nostro tempo. Siamo un po' troppo presi da 1000 impegni, correre ovunque, però questa è un po' la società che ci stanno presentando sul piatto. Abbiamo preso il peggio del globalismo, insomma, invece di prendere le culture, eccetera, abbiamo preso, insomma, questa continua corsa verso l'estinzione, in effetti, perché poi non lavorando a livelli interiori, ma lavorando soltanto sul materiale, tendiamo poi ad essere infelici, ad essere, insomma, sempre in cerca di qualcosa che non arriverà mai. Ho letto parecchi post che ha messo su Facebook molto molto belli e solitamente dei post così dovrebbero avere follower in maniera esagerata, invece secondo me la gente legge e non riesce neanche a comprendere ciò che c'è scritto e quindi va oltre. E ha molto colpito un taglio della vecchia intervista che abbiamo fatto. Anche acquistare diventa un modo per sentirsi meno soli, quindi Ha avuto molto molto successo, perché poi secondo me forse se la scrivi una cosa le persone hanno difficoltà ad andarla a leggere, però se la dici forse da qualche parte in profondità arriva. Sì, sicuramente si vede dal successo che stanno avendo social come TikTok o Instagram. Siamo più portati adesso a guardare un'immagine o un video e meno a prenderci il tempo per leggere. Per ora è così, dobbiamo un attimino anche capirlo e cercare di sfruttarlo a nostro vantaggio, nel senso, se attraverso un video posso creare la curiosità su qualche argomento che poi porta le persone ad andare a leggere qualcosa in più, ben venga. Quindi se i video sono fatti in modo anche intelligente possono dare una mano. Un po' spiace perché a volte è vero, mi rendo conto che quando posto magari qualcosa di scritto con una fotografia fatta bene, che può essere di un paesaggio, di una persona, di me, non so, allora tende ad avere più like, più interazioni. Quando magari tendo a tenere più testo e l'immagine non sto lì a perderci troppo tempo perché mi piace troppo quello che ho scritto, dico, ma no, dai, mettiamo in prima immagine che trovo, c'è meno interazione, quindi sicuramente l'approccio visuale è ancora molto importante. Senti, invece il primo libro come procede, quello
sulla cultura orientale? Allora, siamo in fase di revisione con la casa editrice, quindi stiamo rivedendo gli ultimi passaggi e speriamo nella primavera di riuscire a pubblicarlo. E sarà arricchita appunto questa nuova prima edizione di elementi più folcloristici, più legati alla cultura appunto sia giapponese in sé, ma in generale anche al taoismo, che ha influenzato molto la cultura giapponese. E quindi è una seconda edizione un po' più coraggiosa, perché nella prima temevo un po' che certi argomenti non interessassero, ma grazie anche al feedback delle persone ho capito che valeva la pena essere coraggiosi e metterci queste cose. È vero che non tutti interessano, però quei pochi ai quali interessano vale la pena dare tutto, perché più che puntare alle Infatti vendite. c'è una riscoperta su certi temi, su Sì. viaggi interiori, quindi perché molte persone secondo me poi stanche di questa vita materiale, di questa continua corsa, si stanno fermando e stanno poi facendo un'analisi su se stessi, su ciò che hanno costruito. Senti Veronica, è sempre bello averti con noi in studio e sei una persona veramente preparatissima, quindi spero di averti in altre puntate di Guerre Spaziali. Non ti rubo altro tempo perché so che poi tra poco tornerai al tuo lavoro, insomma, tra qualche minuto. E qual è il tuo lavoro? Lo ripeti? Giusto per... Sì, attualmente insegno diverse discipline sportive, tra cui invece le arti interne, Tai Chi e Qigong, e quindi sì, abbiamo oggi questo appuntamento e vedo che c'è, ma a proposito delle tue parole, c'è una richiesta sempre più importante rispetto a queste discipline. Le persone cercano qualcosa che le faccia muovere, ma che abbia anche un significato di qualche tipo, che le riconnetta, e questo è molto bello. Rispetto agli altri anni devo dire che sta andando benissimo, quindi sono molto felice. Vabbè, mi fa piacere, lo meriti anche, quindi... Senti, allora prenoto un appuntamento per un'altra puntata di Guerre Spaziali, va bene? Volentieri, volentierissimo. Un saluto a tutti e grazie di nuovo a Veronica. Ciao ciao. Grazie, grazie mille. Dunque, intanto buonasera a tutti. Questa serata è dedicata alla psicosomatica, cioè all'interazione che esiste fra la nostra mente e il nostro corpo. Allora, questa cosa nasce, si parla di psicosomatica già da tempo e per tante ragioni, senza che nessuno sappia bene effettivamente cosa sia e come funzioni e cosa succede. Allora, c'è stato un libro scritto da un signore che si chiama Ernest Lawrence Rossi. Questo signore era un italiano, figlio di italiani emigrati in America, e questo signore si è laureato in farmacologia prima e in psicoterapia dopo, ed è stato l'assistente del grande Milton Erickson, che molti di voi magari non sanno chi è, ma Milton Erickson è stato il padre dell'ipnosi, cioè quello che ha trasformato l'ipnosi da teatro, che una volta si chiamava mesmerismo, in ipnosi clinica, utilizzata oggi da medici e soprattutto da psicoterapeuti per quanto riguarda la loro attività. Quindi era un personaggio di grande rilievo, che è stato anche poi presidente degli psicoterapeuti americani. Ecco, questo signore, Ernesto Rossi, ha scritto un libro che si chiama Psicobiologia della guarigione psicofisica, all'inizio degli anni '80, nel quale ha spiegato fisiologicamente come funziona il nostro corpo e perché esiste e come esiste un'interazione fra la mente, quindi le nostre emozioni, e il nostro corpo. Ora, per
cominciare a spiegare queste cose, devo un attimo spiegarvi la fisiologia del nostro corpo per quanto riguarda le parti essenziali. Quindi comincio da questo e poi passiamo poi a parlare delle emozioni che condizionano il nostro stato di salute. Allora, se noi andiamo a fare un attimo mente locale, tutti voi state respirando, vi sta battendo il cuore, è un'ora per cui molti di voi avranno mangiato da poco, quindi hanno sicuramente dei processi digestivi in corso e processi ormonali in corso, e tutto questo che sta accadendo, cosa fate voi consapevolmente perché tutto questo accada? Nulla, ovviamente, accade e basta, ma qualcuno evidentemente controlla e presidia tutto quanto, altrimenti non potrebbe funzionare, saremmo tutti morti. Chi è che si occupa di tutto questo? Allora, è il sistema limbico, che è una parte del cervello e che è l'area deputata a controllare tutti i processi automatici che fanno funzionare il nostro corpo. Il sistema limbico è una parte del cervello che è grosso più o meno come una noce, che si trova dalle parti dietro al cervelletto, insomma all'interno, e il sistema presiede sia l'ipotalamo, che ha come canale di uscita il gran simpatico, il sistema gran simpatico, che la pituitaria, che ha come canale di uscita il parasimpatico. Quindi parliamo di un sistema limbico, ipotalamico, pituitaria. Il gran simpatico e il parasimpatico fanno parte del sistema, sono le due parti componenti del sistema simpatico, che girano per tutto il nostro corpo, in particolare per quanto riguarda gli organi interni, e porta ai nostri organi interni i comandi che arrivano appunto dal sistema limbico. Lo fa attraverso un sistema che si chiama neuroendocrino, che ha una miriade di microghiandole, di cui è costellato il sistema simpatico, che sono in grado di emettere gli ormoni base come l'adrenalina, la noradrenalina, la vasopressina, l'ossitocina, eccetera. Questi ormoni, che costituiscono il messaggio del sistema limbico per i vari organi, vengono emessi localmente, dove serve, oppure quando serve comunque. Le cellule preposte alle varie funzioni dei vari organi del nostro corpo hanno poi dei recettori sulla loro membrana esterna con cui riconoscono questi ormoni e quindi il messaggio che viene inviato e provvedono ad eseguire il compito che gli viene assegnato di volta in volta. Il sistema neuroendocrino poi controlla anche il sistema endocrino vero e proprio, costituito dalle grosse ghiandole come il timo, la tiroide, le ghiandole surrenali, quelle sessuali, eccetera. Queste ghiandole, che sono delle fabbriche chimiche piuttosto complesse, sono in grado a loro volta di emettere altri ormoni più complicati, sempre sotto il controllo del sistema limbico. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma loro sono in grado di emettere ormoni steroidei. Questi ormoni steroidei, una volta in circolo, raggiungono le cellule deputate alla ricezione, che li riconoscono sempre con dei recettori sulla membrana esterna e li fanno passare all'interno della cellula, dove ci sono altri recettori che si combinano con questi ormoni e vanno a formare quello che si chiama RNA messaggero. Scusate, sono un po' tecnico in questa cosa, però cerco di riassumerla per farvi capire il funzionamento fisiologico, poi andremo a parlare dell'incidenza di altre cose. A sua volta l'RNA messaggero si combina con i geni del DNA della cellula, modificandoli. Così una cellula può, dietro questo messaggio, cambiare ad esempio il proprio compito da svolgere emettendo una proteina che è richiesta dal sistema limbico, quindi è necessaria al nostro corpo. E in pratica attraverso questo sistema, il sistema limbico arriva a modificare i geni del DNA di ogni singola cellula. Un discorso a parte merita poi il sistema immunitario, anch'esso controllato dal sistema limbico. Il sistema immunitario è costituito fondamentalmente da 4 tipi di leucociti o globuli bianchi, che sono dei veri e propri cervelli mobili, molto complessi, che se ne vanno in giro per il corpo trasportati dal sangue alla ricerca di eventuali situazioni critiche. Quando incontrano un'infezione latente, quindi batteri, germi, vari cellule devianti, per esempio batteri che provengono per esempio da un'infezione esterna, quando per esempio ci tagliamo, c'è una ferita, qualcosa del genere, no? E il loro compito è di intervenire e distruggere questi germi che si sono intrufolati nel nostro corpo. Prima di farlo però avvisano sempre attraverso messaggi a base di ormoni il sistema limbico, quindi si determina una comunicazione che in questo caso è bidirezionale, quindi è sempre complicata.
Il sistema limbico, quando capita una situazione del genere, richiama in zona altri leucociti che intervengono a dare manforte finché la situazione non sia normalizzata. In pratica, tutte le altre cellule ricevono dei messaggi unidirezionali dal sistema simpatico. I leucociti invece hanno questa comunicazione bidirezionale, e questo è il funzionamento del nostro corpo quando è in salute, quindi è tutto abbastanza semplice ed è abbastanza tranquillo. Dimenticavo di dire che il sistema muscolare, diciamo scheletrico muscolare, a sua volta che in particolare il sistema muscolare è costituito da cellule che costituiscono le fibre dei vari muscoli. Ecco, queste cellule dei vari muscoli si nutrono in questa condizione attraverso l'acquisizione di glicogeno e ossigeno, ed emettono gli scarti del loro metabolismo attraverso il sangue, che poi, così come anche per tutte le altre cellule accade, li va poi a scaricare attraverso i sistemi preposti per lo smaltimento. La stessa cosa vale per le cellule degli organi interni. In queste condizioni assumono nutrienti, assumono ossigeno e scaricano le tossine derivanti dal metabolismo sempre nel sangue, che li scarica appunto e li elimina poi attraverso gli organi preposti. Tutto questo diciamo, fa sì che, in particolare per quanto riguarda le cellule degli organi interni, queste cellule si trovino in uno stato di crescita e guarigione. Questo stato di crescita e guarigione è uno stato, diciamo, particolarmente favorevole alle cellule, nella quale loro sono immuni da attacchi da germi ed eventuali altri virus, ammesso che esistano i virus, insomma altri aggressori esterni. Okay? Quindi in questa situazione il nostro corpo è in uno stato di salute e non succede niente. Se manteniamo questo stato di salute siamo praticamente immuni da malattie. Okay? Allora, che cosa succede quando c'è uno stato di variazione rispetto a questa situazione? In particolare quando arriva la paura. Allora, adesso immaginiamoci una situazione in cui abbiamo un cacciatore preistorico che va a caccia, sto facendo un esempio per far capire. Improvvisamente questo cacciatore lui va a caccia, ma può essere a sua volta preda, per esempio, di altri grandi predatori, oppure può incontrare dei membri di tribù rivali che lo potrebbero fare prigioniero o ucciderlo, no? Quindi lui va e rischia attraverso la savana. Quindi che cosa succede quando lui si accorge di una situazione di pericolo? Immaginiamo per esempio che ci siano membri di una tribù rivale che lui vede, riconosce da lontano, e quindi dentro di lui scatta la paura, perché lui è da solo, quegli altri sono in molti, e quindi dentro di lui scatta la paura. La paura è un'emozione che si sviluppa nella corteccia frontale e prefrontale, e come tutte le altre emozioni, dove hanno sede le emozioni. Questa corteccia frontale e prefrontale però è parte del sistema limbico, in cui il sistema limbico quindi è collegato, no? Ecco, che cosa succede quindi? Che il sistema limbico reagisce e in 100 millisecondi ordina il sistema ipotalamico, quindi il gran simpatico, di mettere nel circolo una grande quantità di adrenalina, che è un ormone del grande allarme per tutto il corpo. A questo punto cosa succede? Tutte le risorse disponibili, lui sta rischiando la vita in questo senso, no? Per cui è una situazione di grande pericolo. Allora tutte le risorse disponibili vengono immediatamente dirottate verso l'apparato locomotore, quindi l'apparato muscolare in particolare, no? Tutti gli altri processi in corso dentro il corpo, quindi parliamo dei processi digestivi e altre cose, diciamo, degli organi che sono interni, vengono bloccate in questo momento, no? Quindi le cellule che prima si trovavano in uno stato definito di crescita e guarigione, in cui erano immuni a tutto, a questo punto smettono di assumere, per lasciare tutte le energie ai muscoli, smettono di assumere glicogeno, nutrienti e ossigeno dal sangue, e soprattutto si tengono all'interno le tossine del loro metabolismo. A questo punto invece che cosa succede ai muscoli? I muscoli a loro volta reagiscono in un altro modo, in maniera opposta. Dall'alimentazione a base di glicogeno e ossigeno passano all'alimentazione a base di adenosiltrifosfato, ATP. È una sostanza di cui ci sono grandi scorte nei muscoli, no?
e che ha un valore energetico enormemente superiore a quello del glicogeno e dell'ossigeno. E il risultato qual è? Che queste cellule passano nella modalità, come potremmo definire, da maratoneta alla modalità centometrista, quindi massima potenza esplosiva. Tutto questo per salvare naturalmente la pelle, no? Ecco. Quindi che cosa succede a questo punto? Che intanto i battiti del cuore salgono, quindi quando in caso di paura, l'avrete vissuto tutti, no? Ti balzi il cuore nel petto, si dice, no? Quindi la respirazione aumenta, la ventilazione raggiunge il massimo, i vasi sanguigni si dilatano tutti quanti e il loro diametro raggiunge il massimo per consentire il flusso massimale di sangue ai tessuti, e quindi tutte queste cose cambiano, diciamo così, il nostro assetto. Ora, si dice che in questo caso il nostro omino preistorico passa in uno stato di fuga o combattimento, cioè lui deve essere pronto a salvarsi la pelle e lo può fare o fuggendo o dovendo combattere contro qualcuno o qualcosa che lo vuole eliminare, no? Quindi ora immaginiamo che lui fuga e quindi a questo punto si salva. 5 minuti dopo tutto è finito, la paura non c'è più, e a questo punto il cervello limbico smette di produrre adrenalina e produce invece noradrenalina, che è l'ormone antagonista, dicendo a tutto il nostro corpo che il pericolo è cessato. Tutto ritorna quindi alla normalità, tutte quante le cellule si rilassano e tutto quanto ritorna tranquillo. Ma se non è così, cosa succede? Immaginiamo che nel nostro omino gli vada male e quindi venga per esempio catturato. Venga catturato da, non so, cacciatori di una tribù rivale, e questi lo vogliono portare, lo portano al loro accappamento. Quindi lui chiaramente continua ad avere paura perché non sa cosa gli potrà succedere, sa che sta rischiando la vita, e quindi rimane in uno stato in cui a livello diciamo così ormonale l'adrenalina riempie tutte le sue cellule, e quindi continua ad essere in uno stato di sofferenza. Le cellule interne sono in uno stato di sofferenza. La cosa procede, ed è ovvio che se questa cosa dura a lungo, gli organi interni, le cellule degli organi interni soffrono maggiormente. E quindi cosa succede? Che le cellule degli organi interni le cellule più vecchie, più malandate, possono incominciare a cedere. Cominciano a cedere e quindi comincia a esserci un leggero malfunzionamento. Man mano che la cosa va avanti, se il tempo in questo stato prosegue, queste cellule continueranno a soffrire, e quindi ci sarà uno stato di sofferenza più acuta, in cui le cellule più vecchie e malandate incominciano a morire. E se questa moria va avanti, è ovvio che negli organi in cui c'è questa maggiore moria, questa maggiore sofferenza, si creeranno dei malfunzionamenti. Questi malfunzionamenti proseguono e vanno avanti e diventano, se la cosa prosegue nel tempo, una vera e propria malattia. Quindi quell'organo comincia a non funzionare più ed essere malato. Ok? A loro volta le cellule dei tessuti muscolari, quindi le fibre muscolari, continuando ad alimentarsi di ATP, che a un certo punto comunque si riduce fino a poi finire, produce come scarto di metabolismo del loro stato l'acido lattico. L'acido lattico in sé, se è poca roba, non determina niente. Quando comincia ad aumentare oltre certi livelli, è un inibitore del sistema nervoso centrale, degli stimoli del sistema nervoso centrale, poiché i muscoli non vengono gestiti dal sistema simpatico, ma dal sistema nervoso centrale. Quindi cosa succede? Che una parte di queste fibre non riceve più gli ordini giusti. Ora, siccome ogni nostra leva, immaginiamo l'avambraccio, no? Se tiriamo l'avambraccio verso l'alto, il bicipite si contrae, mentre il tricipite, che è il muscolo antagonista dietro il braccio, si rilassa. Quando invece facciamo il contrario, il tricipite si contrae e il bicipite si rilassa. Ora, cosa succede? Che se c'è acido lattico in uno dei muscoli, alcune fibre di questo muscolo possono non ricevere l'ordine di rilassarsi. Quindi cosa succede? Per esempio, il bicipite tira con tutta la forza del bicipite, mentre il tricipite, invece di rilassarsi, ha alcune di queste cellule, quindi di fibre muscolari, che non si rilassano e rimangono contratte. Queste chiaramente vengono stirate dalla forza del bicipite che opera in piena forza, e quindi fanno male.
oltre che essere stirate, si possono stirare oltre al dolore, e si possono anche strappare, determinando dei veri e propri ematomi dentro i muscoli. Ecco, questo è quello che succede, per esempio, in caso di tensioni eccessive alla vostra schiena o al vostro trapezio, quando avete dei problemi. Avete presente il colpo della strega? Vuol dire che avete delle tensioni eccessive che determinano una contrattura, diciamo, parziale dei muscoli della schiena, da una parte o dall'altra, e questi muscoli della schiena, quando voi mi muovete, li stirate, vi fanno male. Questo è quello che succede. Ora, diciamo che quindi il nostro sistema funziona in questa maniera fino a quando rimaniamo in questo stato. Ora, nel nostro mondo, nel nostro tempo, non siamo più nel tempo dell'omino preistorico, chiaramente le paure non si chiamano solo paura, non c'è più la paura di essere uccisi, di essere catturati. Sì, può essere anche quella, ma è saltuaria. Le paure si chiamano senso di inadeguatezza, senso di colpa, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera. No? Tutte queste emozioni negative sono paure, alle quali il sistema limbico reagisce, e reagisce male, determinando malfunzionamenti nel nostro organismo. Questo è il funzionamento fisiologico, quindi, di quello che è il nostro corpo. Okay? Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma quando noi siamo in tranquillità, in uno stato quindi di tranquillità emotiva, di tranquillità, di serenità, noi siamo praticamente immuni da malattie. Il risultato finale è questo. Mentre quando siamo sottoposti a tensioni, paure, situazioni di difficoltà così varie, e queste paure determinano dei malfunzionamenti nel nostro corpo, e nel nostro corpo si determinano quindi quelle che sono le malattie. Praticamente il corpo funziona come display di quello che è lo stato della nostra mente, delle nostre emozioni. Ok? Questo è quanto succede. Dopodiché ci sono altri discorsi da fare che riguardano le emozioni. A questo punto però mi fermerei un momento e aspetterei domande, perché ho fatto un discorso un po' così a raffica, ma dovevo farlo, e adesso vorrei sentire se qualcuno ha domande e vediamo di spiegare meglio se ci sono dubbi. Non ci sono domande? È tutto chiaro? Ok. Allora, parliamo quindi a questo punto di quelle che sono le memorie emozionali. Allora, come dicevo, la paura oggi assume varie forme, e quindi si chiama senso di inadeguatezza, come dicevo, senso di colpa, il rancore, l'invidia, l'odio, uno qualsiasi di tutti gli altri timori che la società moderna ci può propinare, e che ci crea emozioni negative di insicurezza, e sono un'infinità comunque, no? Poi la rabbia, le frustrazioni che ogni giorno subiamo per fatti che ci hanno colpito, che non riusciamo a perdonare. Perdono ci libera, ma questo è un altro discorso. Le gelosie, eccetera. Quindi diciamo che la paura oggi ha assunto 1000 volti, in particolare a livello sociale, perché è quello che oggi chiamiamo genericamente stress, ma il suo effetto nel nostro organismo, quando lo stress è prolungato, è sempre quello: danni fisici di varie entità. Ecco, va detto che lo stress è di due forme, ha due forme, c'è l'eustress e il distress. Il distress è quello delle emozioni negative, quando noi viviamo quindi situazioni come quelle che vi ho appena raccontato. Poi c'è l'eustress, che invece è quello che dà, diciamo, euforia, si chiama eustress non a caso, perché abbiamo fatto qualche cosa di positivo, quindi qualcosa di bello ci è capitato, quindi siamo particolarmente euforici, siamo fieri di noi stessi, e quindi c'è questo stato di benessere particolare legato a queste emozioni. Allora, queste emozioni possono essere di vario tipo in funzione delle problematiche che viviamo giornalmente. Per esempio, è ovvio che se io ho un problema, per esempio, sono sul lavoro, ho un problema di mobbing, cioè il mio datore di lavoro mi sta stressando, mi mette all'angolo, mi fa star male, eccetera, così. È ovvio che quindi in questo caso io sto male e vado avanti a stare male finché sono in questa situazione. Come faccio a risolverla? Mi cerco un altro lavoro e poi mando a fanculo questo signore che mi ha stressato fino a questo momento, e la cosa finisce lì. Questo è facile. Ma quando ci sono delle situazioni che invece non si possono risolvere in questo modo,
per esempio, non so, immaginiamo la perdita di una persona cara, non voglio dire, non sto neanche a entrare nel merito. Ecco, questa persona che abbiamo perso ovviamente non si può risolvere, questa cosa non è una cosa che si può risolvere così, no? Quindi, come si può risolvere? Si può risolvere cambiando la modalità in cui vediamo questa cosa. Qui adesso entriamo in un discorso psicologico, che è anche piuttosto complesso, e vediamo se sarà il caso di farlo tutto stasera, oppure se magari poi mi direte voi si può rifare un'altra serata che riguarda solo questa parte emotiva. Che cosa succede in pratica? Che quindi noi viviamo una situazione che non possiamo cambiare, non c'è modo di cambiarla, non so, immaginiamo la perdita di una persona, oppure di una persona cara, oppure, ecco, in questo caso cosa possiamo fare? La situazione è tale per cui non possiamo cambiarla, però possiamo cambiare il punto di osservazione, la modalità in cui viviamo questa situazione a livello emotivo. E se immaginate, per farvi un esempio pratico, immaginate un bicchiere, lo guardate dal lato e vedrete un rettangolo. E io continuo a vedere un rettangolo. Se cambio angolo di visuale e lo guardo da sopra, vedrò un cerchio. Cos'è cambiato? Il bicchiere è sempre il bicchiere, però io ho cambiato l'angolo di visuale e riesco a vederlo in un altro modo. La stessa cosa si può fare a livello emotivo. Quindi è possibile, dal nostro punto di vista, andare a lavorare sulle emozioni negative in maniera da cambiare l'angolo di visuale e quindi cambiare anche il tipo di emozioni che ne conseguono. Ok, questo è possibile attraverso il counseling, per esempio, che è una tecnica di, come dire, possiamo definirla psicoterapeutica, in cui impariamo a vedere da un'angolazione diversa la situazione che ci è capitata. Quindi quello che possiamo fare è sempre cambiare questo stato di cose. La cosa non è ovviamente così semplice, perché se fosse così semplice sarebbe tutto quanto facile, no? E non lo è. C'è un altro discorso che è molto importante, che riguarda quelle che vengono definite le memorie emozionali. Ora, le memorie emozionali che cosa sono? Sono memorie legate a emozioni particolari che abbiamo vissuto. Facciamo un esempio. Immaginiamo un bambino di, non so, 2-3 anni che va in spiaggia con i genitori, a un certo punto sfugge all'attenzione dei genitori e va in mare. Entra in mare, arriva un'onda più alta delle altre e la risacca lo tira dentro. E lui sta rischiando di affogare, poverino. Quindi è lì, lui sta vivendo uno stato di terrore puro. A questo punto uno dei genitori si accorge che il bambino non c'è, si guarda in giro, lo vede annaspare, entra in acqua e lo prende, lo tira fuori e lo salva. Benissimo. La cosa però non finisce lì, perché questa cosa, lui è piccolo, poi passerà del tempo, crescerà, e di questa cosa lui consapevolmente non si ricorderà più di nulla. Ma il suo inconscio se lo ricorda, perché il suo inconscio registra tutto quello che avviene viene registrato dal nostro inconscio. Il nostro inconscio quindi è una sorta di registratore che mette tutto a magazzino, le registrazioni, e le tira fuori nel momento opportuno. In che modo? Quando ci sarà una nuova situazione in cui le condizioni ricordano le condizioni di quella volta, lui interverrà e ti dirà: occhio, ti ricordi quella volta cosa ti è successo? Hai rischiato di morire, te lo ricordi? E quindi lo mette sull'avviso. Come fa? Lo fa attraverso la paura. Il bambino, quando cresce, si sarà dimenticato di quell'episodio, ma ogni volta che si avvicina all'acqua proverà paura, perché il suo inconscio fa in modo che sia così. Quindi lui rifugirà dall'acqua, se ne andrà via e non entrerà mai nell'acqua, magari non imparerà mai a nuotare, perché il suo inconscio gli dice che l'acqua è pericolosa. Ora, questo è un esempio, ma di traumi di questo genere noi, senza rendercene conto, ne abbiamo vissuti un sacco, da giovani, da bambini, eccetera, no? E non solo, di cui non ci ricordiamo, perché anche da adulti succede una cosa del genere. Immaginiamoci una persona che guida, a un certo punto ha un incidente, si risveglia, un trauma grave, si risveglia, si ritrova in ospedale e non si ricorda nulla di quello che è successo. Come mai non si ricorda nulla? Perché l'inconscio, per proteggerlo, lui ricorda tutto, ma l'inconscio, per proteggerlo, fa in maniera che lui consapevolmente abbia cancellato questi ricordi, perché non lo aiuterebbero a stare meglio. Quindi non se lo ricorda. Però se capitasse una situazione affine in cui lui si trova di nuovo in una condizione appena prima di quello che è successo appena prima dell'incidente, lui ricorderebbe immediatamente tutto quanto, perché il suo inconscio gli fornisce le informazioni che gli possono servire per salvarsi la pelle.
Ecco, noi funzioniamo in questa maniera e di questi traumi, che ci rendiamo conto oppure no, ne abbiamo vissuti un sacco. Sono traumi che ci vengono anche inconsapevolmente dai genitori, dagli educatori, e lo fanno magari perché ci vogliono bene, però lo fanno nel loro modo, trasferendoci le loro paure. Se per esempio, non so, il vostro padre, vostra madre, voi eravate bambini, quando dovevate attraversare una strada vi insegnavano che dovevate guardare da una parte e dall'altra e poi se non veniva niente potevate attraversare. Una cosa banale, no? Ok, ma di queste cose qua loro ce ne hanno trasferite tante, comprese quelle cose che per loro sono a loro volta delle paure. Immaginate il famoso bambino che ha rischiato di annegare, quello di cui parlavamo prima. Immaginiamo che questo bambino sia nostra madre o nostro padre. È ovvio che lui, che ha paura dell'acqua, ci dirà attenzione, non andare in acqua perché rischi di annegare, lui. E a questo punto noi cosa facciamo? Se la cosa diventa, diciamo così, intensa dal suo punto di vista, noi potremmo anche prendere la decisione di seguirlo e a nostra volta acquisire questa paura che lui ci ha fornito e ci ha passato, senza neanche che noi sappiamo perché, e quindi a un certo punto trovarci in una situazione in cui abbiamo paura dell'acqua senza che nulla ci sia successo. Queste cose si chiamano sindromi familiari e sono veramente incredibili perché succedono cose, ma di sindromi familiari parleremo un'altra volta. Ecco, quindi di traumi di questo tipo noi ne abbiamo avuti un sacco, che ci sono stati anche trasferiti gratis dai nostri genitori, dai nostri educatori. Ora, non entro nel discorso spirituale qua, no, del perché questa cosa accade, però è evidente che tutto questo incide su tutte quelle che sono le nostre paure. Non parliamo poi di quando noi abbiamo subito dei traumi veri e propri fisici, quindi parliamo, non so, di una bambina di un bambino che può aver subito violenza. Questo è un trauma che un bambino o una bambina si porterà dietro per tutta la vita, probabilmente, no? Non sarà facile. Quindi immaginiamo una bambina che è stata violentata e che ha subito tutto questo con una grande paura. E quindi ogni volta che crescendo, lei ormai è diventata una donna, ogni volta che qualche uomo si avvicinerà a lei, lei avrà paura di quest'uomo perché gli ricorda questa situazione in cui lei è stata violentata. Quindi la sua vita verrà alterata perché la sua visione che avrà degli uomini sarà diversa da quella di una ragazzina che invece non ha subito nessuna violenza, no? Quindi lei sarà sempre diffidente nei confronti degli uomini e quindi avrà un rapporto con il sesso opposto difficile e complicato. Ecco, tutte queste cose che quindi fanno parte del nostro retaggio psicologico, indotte da situazioni, da persone esterne, come appunto gli educatori, i genitori, eccetera, senza parlare naturalmente dei traumi che abbiamo vissuto quando eravamo bambini, costituiscono un bagaglio che ci accompagnano, un bagaglio che ci condiziona pesantemente, al punto che dovremmo riuscire, a volte in situazioni particolarmente pesanti, a fare in maniera che questo bagaglio possa uscire e quindi di cancellare questi traumi, almeno quei traumi più pesanti che ci danno fastidio. Carl Gustav Jung, grande psicoterapeuta, diceva che una frase che era molto importante e che la dice lunga, e diceva: rendete conscio l'inconscio, oppure lui guiderà il vostro destino, la vostra vita e voi lo chiamerete destino. Ecco, tutto questo incide pesantemente sulla nostra vita, sia a livello emotivo, da grandi, sia a livello fisico, quando viviamo situazioni di particolare stress legate a queste memorie emozionali. Ok? Quindi noi dovremmo liberarci di tutte queste cose e cercare di tornare a quella che è la nostra vera essenza, cercando di eliminare le memorie emozionali, quantomeno quelle più pesanti, che ci condizionano più pesantemente, perché diversamente tutta la nostra vita verrà condizionata da queste memorie. Io vi potrei raccontare un paio di episodi di persone con cui ho avuto a che fare. Per esempio, vi racconto questa, ho fatto un seminario di metamedicina un po' di anni fa, in cui ero l'unico uomo, erano tutte donne. Chissà perché quando si parla di queste problematiche sono tutte donne. Vabbè, questo è un inciso, lasciamolo così.
io ero lì presente, quindi c'era un trattamento per quanto riguardava queste emozioni particolari, era rivolto allo sblocco delle memorie emozionali, questo seminario, e c'era una donna che faceva di mestiere la caposala, era un'infermiera, era molto qualificata, c'era una sua collega che è venuta con lei e che raccontava che era molto brava nel suo lavoro, ma lei, siccome aveva una madre, questo è un altro esempio, siccome aveva una madre che la condizionava, nel senso che sua madre inizialmente non aveva figli, ha avuto lei dopo 10 anni di matrimonio e quindi il timore della madre era quello di perdere la figlia. Per far questo la proteggeva oltre l'inverosimile, quindi non le consentiva di andare a feste, non le consentiva di fare una cosa, di fare l'altra, eccetera. No? La figlia che cosa ha ricavato da tutto questo? Ha ricavato un'idea, un'equazione in cui praticamente lei ha detto: ok, se mia madre non si fida di me, se mia madre non vuole che io vada alle feste, eccetera, così, vuol dire che io non valgo niente. Quindi lei pur essendo una donna in gamba, si è autosvalutata, ha svalutato la sua autostima, che a questo punto si sentiva, e quindi lei si sentiva di non valere, anche se invece era una donna di valore. Il risultato qual è stato? Che lei andava a cercarsi relazioni con uomini di basso valore, perché riteneva di non valere niente. Per esempio è rimasta incinta, questo l'ha raccontato lei, è rimasta incinta da un ragazzo nigeriano di colore, e il quale non voleva il figlio, quindi lei per evitare che questa cosa, che nascesse questo figlio, si è autoprocurata un aborto spontaneo, rischiando quindi anche la vita. Ok? Tutto questo perché lei non credeva in se stessa, quindi credeva di non valere nulla, quindi andava a cercare relazioni che non valevano nulla. Durante questa seduta, attraverso una forma di ipnosi, lei ha preso atto di tutta questa situazione e si è reso conto che invece non è vero che lei non vale, ma che invece vale, e che tutto questo dipendeva dal rapporto con la madre, per esempio. Quindi, cosa è successo? Lei, capita questa cosa qua, siccome c'era un ragazzo che le stava, diciamo che era molto interessato a lei, a cui lei aveva certo di no perché lo riteneva troppo, come dire, di valore rispetto a lei, che voleva che lei andasse a vivere con lui in un'altra città, ma la madre non voleva. Il risultato qual è stato? Che lei fino a quel momento aveva detto di no e rinunciato al rapporto. Quando invece dopo aver fatto questa ipnosi regressiva ha capito e superato questo trauma, a questo punto la sua vita è cambiata perché lei si è resa conto del valore di questa persona, della relazione che poteva nascere, quindi ha detto alla mamma di arrangiarsi e lei è andata a vivere la sua vita andando con questa persona. Quindi il fatto di superare determinati traumi, determinate memorie emozionali che si creano nei rapporti con i genitori, eccetera, può cambiare profondamente la nostra vita, oltre che la nostra salute, perché tutto questo chiaramente gioca sempre, per quanto riguarda tutto il discorso legato alle paure che sono correlate a questa situazione, sulla nostra salute. Ecco, questo è quello che noi chiamiamo psicosomatica. Il 95% delle malattie, secondo quelli, sono di origine psicosomatica, cioè il nostro corpo, se noi siamo in armonia con noi stessi, sta perfettamente bene, fin tanto che non esiste una causa esterna, come appunto queste memorie emozionali, che va a perturbare questa armonia, e quindi il nostro corpo comincia a innescare dei malfunzionamenti. Fra parentesi, tra i vari malfunzionamenti ci sono anche i tumori, perché il nostro sistema immunitario ha il compito anche di eliminare le cellule tumorali che possono nascere, perché se noi pensiamo che il nostro corpo è costituito da miliardi di cellule, milioni dei quali ogni giorno muoiono e vengono sostituite da altre cellule che nascono, è ovvio che tra tutte queste cellule che nascono ce ne sono alcune che nascono difettose. Il tasso di difettosità può dipendere da varie cose. Qualcuno parla di livello genetico, va bene, ma parliamo anche pure di livelli di inquinamento di tipo chimico, di tipo elettromagnetico, radiazioni, dell'alimentazione che possono essere corrette. Insomma, varie cause possono incidere sul tasso, diciamo, di questa difettosità. In ogni caso, il nostro sistema immunitario riconosce queste cellule difettose e le elimina. Le elimina se sta bene. Se non sta bene e quindi non opera perché ci sono dei problemi di tipo psicosomatico, il sistema immunitario può non lavorare più bene e quindi queste cellule non vengono eliminate, quindi hanno la possibilità di proliferare
e diventare quelli che sono tumori veri e propri. È così che nascono i tumori. Così come se la causa che ha generato questo malfunzionamento sparisce, e il sistema immunitario riprende il suo funzionamento ed è in grado perfettamente di eliminare i tumori a qualunque stadio si trovino. Ok? Tant'è vero che ci sono dei medici, dei patologi svizzeri che hanno fatto delle ricerche e hanno scoperto in ogni come si chiama, in ogni autopsia che hanno fatto, che tutte le persone che loro hanno curato, che hanno analizzato, scusate, presentavano delle forme di tumore calcificato, cioè tutti, quando ci sono queste problematiche, sviluppiamo, senza che ci rendiamo minimamente conto, un inizio di un tumore, che poi può crescere o meno, dipende da quando le condizioni che l'hanno determinato cessano o meno, e quindi se dopo noi la situazione che ha determinato il tumore cambia, quindi noi cambiamo, il sistema immunitario riprende a funzionare, elimina tranquillamente queste cellule che sono difettose, quindi eliminando il tumore. Rimane quindi solo questa calcificazione che non ha più nessun significato patologico e quindi il problema viene risolto. E di queste cose loro hanno verificato che tutti quanti, per quanto riguarda le autopsie che hanno verificato loro, tutti quanti abbiamo condizioni di questo genere. Quindi tutti quanti sottoposti a stress, perché nella nostra vita ognuno di noi vive dei momenti di stress particolare, sviluppiamo questi tumori che poi quando le situazioni cambiano vengono eliminati dal sistema immunitario. Cioè questa cosa è molto più normale di quanto non si parli, non sembri, ma questo è chiaramente qualche cosa che contrasta nettamente con quella che è la medicina tradizionale, che ci imporrebbe delle cure tipo quelle chemioterapiche, che riescono ad eliminare al massimo l'80% delle cellule tumorali, ma in compenso riescono ad eliminare anche a indebolire moltissimo il sistema immunitario, che è la nostra unica arma nei confronti di questi tumori, no? Quindi non curano in sé il tumore, ma in compenso debilitano l'organismo, quindi facilitando l'insorgenza di nuovi tumori. E quindi questo è il discorso. Però l'industria chimica, cioè l'industria farmaceutica, non chimica, scusate, chiaramente vive delle malattie delle persone, e più sono le malattie, più è alto il business che loro fanno. Quindi questo è il concetto. Ecco, fondamentalmente io adesso mi fermo qui. Ci sarebbero altri discorsi a livello psicologico da fare, ma credo di aver già messo molta carne nel fuoco, no? Tutto in una volta. Ecco, questa cosa, fra l'altro, poi la fornirò in un file PDF che metteremo poi sulla chat, in modo che tutti, se vogliono, se lo possono leggere. Io l'ho già preparato questo, quindi poi domani, dopodomani ve lo passo, verrà messo in chat e chiunque vuole se lo va a leggere, insomma. Ecco, questo è il funzionamento del nostro corpo e la causa delle nostre malattie. Anche per quanto riguarda il discorso germi, attenzione, quindi adesso parliamo di altre cose che noi che ci hanno rifilato allora, al di là del fatto che pare che i virus non esistono come elemento patologico, quindi non sono in grado di determinare malattie come invece ci fanno credere, rimane il fatto che noi, anche per quanto riguarda gli attacchi esterni da germi, batteri, eccetera, abbiamo dei fosi immunitari che, se noi siamo in armonia con noi stessi, siamo sempre perfettamente in grado di superare. Per esempio, vi faccio un esempio con le grandi epidemie del passato, no? Di peste, di colera, il vaiolo, eccetera. C'erano epidemie che uccidevano milioni di persone, hanno ucciso milioni di persone in passato, ma quando c'erano queste epidemie esistevano anche i monatti, cioè persone che, guarda caso, non erano immuni da questa malattia. Eppure, quindi, questo germe, se fosse stato veramente virale, mortale, avrebbe ucciso tutti. Invece non era così, cioè tutti quelli che avrebbe contagiato. E invece non era così. Queste persone erano immuni. Perché erano immuni? Per due ragioni: o perché erano particolarmente serene con se stesse, quindi non soffrivano, il loro sistema immunitario era a posto, non soffrivano di nessuna problematica di tipo psicologico, oppure perché erano particolarmente ciniche e non gliene fregava nulla degli altri, e di conseguenza, essendo particolarmente egoiste, stranamente, paradossalmente, erano anche immuni a questo tipo di patologie. In ogni caso, queste persone andavano a raccattare malati e morti nelle varie case, i morti per bruciare, i malati per portare nei vari lazzaretti,
e tutto questo quindi senza che loro si ammalassero. Per cui è evidente che noi siamo in una condizione che quando stiamo bene, siamo in armonia, le nostre cellule sono nello stato di crescita e guarigione, noi siamo immuni da malattie e da altre patologie e quindi stiamo bene. Ci ammaliamo quando le nostre emozioni interferiscono col nostro sistema mente-corpo e quindi condiziona il nostro corpo a un malfunzionamento che alla fine determina la malattia. Ecco, credo di potermi fermare qua perché mi sembra di aver messo veramente tanta carne al fuoco. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma in questo momento mi fermo. A questo punto vorrei sentire domande, se qualcuno di voi ne ha, penso di sì, e io sono qua, ditemi.